Test audio.
Prendete posto, grazie, buongiorno. Ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Dai, prendete posto, ciao. Prego, buongiorno. Siete pronti? Buongiorno. Accomodatevi. Che sei tutti? Ostanel buona. Prego, accomodatevi, iniziamo con le votazioni. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Prego, accomodatevi, inserite le schede, per favore. Buongiorno. Bozza, iniziamo. Barbisan. Pressi. Prego. Ecco qua, buongiorno a tutti. C'è qualche comunicazione? Continuiamo? Punto 11. Commissione per la salvaguardia di Venezia. Desideravo ringraziare il vicepresidente Michalizzi che mi ha indegnamente sostituito stamattina. Degnamente sostituito. Lo ringrazio e dovete scusarmi, ma stamattina non ce la facevo, però adesso vediamo di recuperare. Punto 11.
Punto all'ordine del giorno numero 11, Commissione per la salvaguardia di Venezia, designazione di 3 componenti effettivi, fate silenzio per favore, e di 3 componenti supplenti. La prima votazione vale per gli effettivi che sono massimo 2 nominativi, la seconda votazione per i supplenti massimo 2 e basta. Io aprirei la votazione, ci sono candidature? Prego. Come le modalità di voto quali sono? Se me le può ripetere per cortesia. Sì. La prima votazione votiamo gli effettivi, massimo 2 nominativi. Ok, perfetto. Per favore. Okay. La proposta nostra è per Gherardi Alberto e Rossi Cristian. Altre proposte? Aperta la votazione. Borgia, prego. Proponiamo Segantin Marcellina. Silenzio per favore. Aperta la votazione. Se qualcuno ha problemi di collegamento, visto che all'inizio lo dica. Io dove sono? Io non partecipo al voto. Per favore. Sì. Bene, risultato? Chiusa la votazione, prego. Eccoli qua. Cristian Rossi con 15 e Alberto Gherardi con 14. Quattro. 3, quanti? Allora sono Cristian Rossi 15, Gherardi e Segantin. Votiamo i supplenti. Candidature? Grazie Presidente. La nostra proposta è di Cacco Riccardo e De Battisti Besi Vittorio. Cacco e De Battisti Besi. Faggian Marco. Alzi la mano chi ha difficoltà con il voto. Borgia. Borgia ha votato? Fatto? Fatto? Chiusa la votazione.
Qua sono. Allora abbiamo Cacco che ne ha 16, però poi abbiamo Ciambetti 13, Vittorio De Battista Vesi 13, Bianca 3. Perfetto, va bene, sono 3. Bene, sono eletti quindi Cacco, Ciambetti e De Battisti Besi. Prossima votazione, fate attenzione, punto 16. Allora, punto 16, abbiamo 6 esperti da nominare, c'è una votazione con il massimo di 4 nominativi. Eletti, scusa? Sì, adesso lo dico. Eletti 4 componenti per la maggioranza e 2 per la minoranza. Commissione tecnica regionale, sezione lavori pubblici. Sentite, i vostri colleghi richiamano al silenzio, quindi basta tacere. Quindi, designazioni? Designazioni? Tosatti, dai. Appena abbiamo la parola, Presidente, parliamo. Allora, la nostra proposta è Giacuzzo Marco, Tonietto Francesco Antonio e Ortolani Luciano, quindi Giacuzzo, Tonietto, Ortolani. Scusate, che problema c'è? Bene, andiamo avanti. Prego Borgia. Propongo Maurizio Cavallin. Maurizio. Prego, consigliere. Dalla Costa e Terren. Aperta la votazione. Forza che chiudiamo. Chiusa la votazione. Resta sempre inteso che se non alzate la mano io chiudo la votazione. Dalla Costa, Giacuzzo, Ortolan, Terren, Cavallin e Tonietto. Purtroppo c'è un riflesso sullo schermo. Non si... basta leggere di qua. Giustamente. Ci girano sempre a destra. E risultano eletti questi signori. Prego. Punto 17, fate attenzione, azienda territoriale per l'edilizia residenziale, stiamo parlando dell'Ater di Belluno, nomina di 3 componenti del Consiglio di amministrazione, di cui 1 con funzione di Presidente. Prego. La nostra proposta è Andrea De Bernardin. La nostra proposta Andrea Dallò. La nostra proposta è Bortoluzzi Massimo. Grazie. Non ci sono altre proposte, apro la votazione. Fate attenzione. La prima votazione, massimo 2 nominativi.
Chiusa la votazione. Allora, Andrea De Bernardì, Andrea 17 e Andrea Dallò 16 e Massimo Bortoluzzi 11. Adesso passiamo alla votazione del Presidente. Presidente che devono caricare i 3 voti. Prego, consigliere. C'è il consigliere Barbizan che aspetta la parola. Grazie Presidente. Proponiamo Andrea De Bernardin. Un attimo solo, devono inserire i 3 nomi. Prego, pronti? I 2 nomi. Poi ce ne sono solo 2. I 3 sono stati eletti dai 3, lui ha proposto per Bernardini. Sì, ma dovrebbe- Chiusa la votazione. Andrea De Bernardin risulta eletto con 26 voti. Presidente. Punto numero 18. Azienda territoriale per l'edilizia residenziale Ater di Padova. Nomina di 3 componenti dell'elezione identica a quella di prima, di consiglio di amministrazione, di cui 1 con funzione di presidente. Allora, prima votazione massimo 2 nominativi, la seconda votazione ovviamente si sceglie il presidente. Prego, consigliere Manildo. Sì. Scusami Borgia, prego Borgia. Noi proponiamo Gianfranco Vezzaro. Noi proponiamo Leonardo Villani. La nostra proposta è per Marco Polato. Bene, grazie. Aperta la votazione. Tenete la mano alzata. Non è che il mio non va. Perché non va neanche il mio?
Chiusa la votazione. C'è qualcun altro che ha problemi? Chiusa la votazione. Allora, gli eletti sono Marco Polato 19 voti, Leonardo Villani 15 e Gianfranco Vezzaro 12. Passiamo alla votazione del Presidente. Dichiarazioni? Propongo quale Presidente Gianfranco Vezzaro. Attendiamo un attimo che vengano caricati i nomi. Aperta la votazione. Chi ha problemi tenga la mano alzata. Di voto ovviamente. Tieni la mano alzata. Di voto. Sto per chiudere. Chiusa la votazione. Gianfranco Vezzaro eletto Presidente. Punto 19, Ater di Rovigo. Rovigo, 19. Cosa 20? Rovigo. Abbiamo appena fatto Padova. Ater di Rovigo, numero 19. Stesse modalità di voto, dichiarazioni? Dichiarazioni? Prego. Nicola Zanca. Consigliere Borgia? Proponiamo Ghilardello Michela. Consigliere Barbisan? Proponiamo Riccardo Ruggero. Aperta la votazione. Fate attenzione. Aperta la votazione. Sulle mani chi ha problemi. Ci sono due consiglieri che hanno problemi, Della Costa e Galeano. Scusami.
Non va? Non riusciamo a cambiare il terminale? Fatto? Grazie. Chiusa la votazione. Eletti sono Riccardo Ruggero, 20 voti, e poi Girardello e Zanca con 12. Passiamo alla votazione del Presidente. Dichiarazioni. Consigliere Barbisan, prego. Grazie Presidente. Per la Presidenza proponiamo Riccardo Ruggero. Votazione aperta. Dai, votate. È scappato il dito, dai, avanti, votate. Votiamo. Chiusa la votazione. Eletto Riccardo Ruggero, 27 voti. Punto 20. Azienda territoriale Ater di Treviso. Stessa modalità di votazione. Dichiarazioni. Consigliere Borgia, prego. Presidente, vorrei rettificare il voto precedente perché ho sbagliato a votare. Non si può? Non si può. Allora già che ci siamo propongo Mauro D'Alzilio. Grazie consigliere. Consigliere Manildo. Gianfranco Pozzobon. Bene, votazione. Pensavo rinunciasse dopo aver detto D'Aziglio. Con grande piacere Marina Bonotto. Prego, aperta la votazione. Dai che state tenendo un bel ritmo. Chiusa la votazione. Eletti Marina Bonotto, Gianfranco Pozzobon e Mauro D'Aziglio. Per favore. Proposta di candidatura a Presidente. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Candidiamo per la Presidenza Mauro D'Alzilio.
Cosa c'è? Non ci sono i nomi. Attenzione, non ci sono i nomi. Annullate la votazione, non ci sono i nomi, dai. Vengo all'alter de Ciosa, vengo. Vuoi inviare il voto a Luca Zaia? Sì. Dai, rifacciamo la votazione, siete pronti? Andiamo adesso, c'è un po' un voto da via. L'unica volta in vita tua che te voto. Attenzione che stiamo per aprire, concentratevi. Aperta la votazione. Proviamo. Aperta la votazione. Ma Dio, non so se successo. Avete votato? Chiusa la votazione. Eletto Mauro D'Aziglio Presidente. Ater di Verona, no scusate, di Venezia. Stessa modalità, prego con le candidature. Grazie Presidente, proponiamo Munari Pierfrancesco. Noi proponiamo Fassini Piergiorgio. Sì, grazie Presidente, noi proponiamo Alberto Zorzenoni. Aperta la votazione. No, tenete il braccio alzato così vi vediamo. Consigliere Valdegambri, hai votato? Alzate la mano. C'è solo il consigliere Valdegambri.
A posto? Chiusa la votazione. Eletti sono Pierfrancesco Munari, Piergiorgio Fassini e Zorzenoni con 11 voti. Chiudiamo la schermata, prepariamoci per l'elezione del Presidente. Intanto, se avete designazioni, prego, consigliere Barbisani. Come Presidente proponiamo Pierfrancesco Munari. Quindi Pierfrancesco Munari. La votazione. Ricordo l'elezione del Presidente di Venezia. Chiusa la votazione. Eletto Munari, 27 voti. Azienda Alter di Verona, prego con le designazioni. Grazie Presidente, proponiamo il nome di Emanuele Tosi. Proponiamo Anna Maria Sterchele. Per noi la proposta è di Dalcero Giovanni. Prego, votazione aperta. Avanti. Votate. Avete votato? Chiusa la votazione. Eletti Dalcero con 16, Sterchele con 15, Emanuele Tosi con 12. Passiamo alla votazione del Presidente. Dichiarazioni, designazioni. Consigliere Bozza. Grazie Presidente, per la carica di Presidente proponiamo Emanuele Tosi. Aperta la votazione. Conegato.
Vota. Dai, vota. Ultimi secondi. Chiusa la votazione. Eletto Emanuele Tosi con 23. Ater di Vicenza. Stessa modalità. Prego con le designazioni. Borgia, consigliere Borgia. Propongo Vincenzo Forte. Prego consigliere Manildo. Proponiamo Luca Cortese. Prego consigliere Barbisan. Noi proponiamo Milena Cecchetto. Aperta la votazione. Avete votato tutti? Chi ha detto no? Cortese 16, Forte 11. Passiamo alla votazione del Presidente. Prego, consigliere Borgia. Propongo Vincenzo Forte. 2 minuti e andiamo alla votazione. Un negato? Dai. Un altro? Dai che stiamo andando bene. Pronti? Aperta, prego. Votazione aperta. Chiusa la votazione. Eletto Presidente Vincenzo Forte. Bene, passiamo al punto 29. Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, Veneto Agricoltura. Nomina di un revisore dei conti e di un revisore dei conti supplente. La prima votazione un solo nominativo. La seconda votazione un solo nominativo. Candidature? Consigliere Borgia. Siamo sull'effettivo adesso. Sì. Veneto Agricoltura, giusto? Trentini Emiliano. 29. Numero 29. Siamo i revisori del conto di Veneto Agricoltura. Aperta votazione. Trentini è l'unica designazione proposta di candidatura. Ci vota bene. Sulle mani. Chiusa la votazione. Aspetta, stiamo ancora votando. Cioè, ho capito, ma c'è De Gambri, ho detto sulle mani, non è che leggiamo nel pensiero. Dovete capire, dovete alzare le mani.
Chiusa. Sono eletto Emiliano Trentini. Seconda votazione per il supplente. Cerchiamo di far veloci qui, che riusciamo a farlo. Candidature? Ci sono proposte per il supplente? Consiglieri? Sono proposte? Dai. Moffa Maurizio, Io- il dottor Moffa Maurizio. Chiusa la votazione. Maurizio Moffa è eletto come supplente. Punto numero 30. Seguite, siamo alla VEPA, nomina di un del revisore dei conti e del revisore supplente. Prima votazione, designazioni. Siamo sull'effettivo. Dai ragazzi, fate sto nome. La dottoressa Roberta Albiero. Scusa? Non si è capito niente. Albiero. Prego, Manildo. Siamo alla VEPA. Aperta la votazione. Siamo sull'effettivo. Albiero. Chiusa la votazione. Eletta Roberta Albiero come effettivo. Passiamo al supplente. Passiamo al supplente. Per il supplente proponiamo il dottor Burighel Luca. Prego, aperta la votazione. Borgia, aperta la votazione. Ecco, dopo non te voti. Chiusa la votazione. Punto 38. ESU. Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario di Verona, nomina di 3 membri effettivi e 2 membri supplenti del Collegio dei Revisori del Conto. La prima votazione si effettua per i primi 2 nominativi, che sono gli effettivi. Prego. Grazie Presidente. Noi proponiamo Piccoli Massimo e Claudio. No, scusa un attimo. Intanto sentiamo il consigliere Manildo. Prego, consigliere Manildo. Proponiamo Nicola Gambaretto. Non c'è piccolo. Attenzione. Attenzione che Piccoli non c'è.
Siamo sul punto 38. Piccoli Massimo e Lucina Guglielmi. Non c'è Piccoli. Dai cognomi direi che... Sentite, facciamo così, saltiamo il 38 e andiamo al 39. ESU, così vi capite, ESU, azienda, grazie al consigliere Manildo che approva il fatto che... Grazie, visto considerato che voi avevate dichiarato. ESU di Venezia, stessa modalità, designazioni... Proponiamo il dottor De Giosa e il dottor Alessandro Mezzavilla, quindi Mezzavilla e De Giosa. Proponiamo il dottor Andrea Burlini. Bene, votazione. Prego. Mezzavilla De Giosa e opposizione Burlini. Come non ce l'ha? Sì, ci sono. No, ma scusate. Abbiamo capito qual è il problema, sono stati invertiti due ESU. No, noi siamo a posto, sulle designazioni sono stati invertiti. Chiudiamo e ripartiamo così. Chiudiamo, ripartiamo, c'è un problema al sistema. Siamo al punto 40. Allora, ripartiamo dal 39. Le designazioni sono state fatte, proviamo a aprire la votazione. Venezia. Passate l'aria così, cioè non tutti più l'aria così. Chiusa la votazione. Eletti De Giosa e Mezzavilla e Burlini. De Giosa, no De Giosa. Votazione, apriamo la votazione dei supplenti, siamo sempre sul punto 39 Venezia. Designazione per il supplente. Ragazzi, il supplente? Peschiamo la lista. Voto libero. Grazie. Consigliere Manildo, prego. Sì, candidiamo Isotti. Giorgio Isotti. Bonaldo Giorgio. Prego, aperta la votazione. Sì.
Supplente siamo a Venezia come ESU. Dopo te ne spiegherà la differenza. Chiusa la votazione. Eletto Bonaldo, grazie. ESU di Padova, siamo al numero 40. E anche Isotti, scusate. Siamo al 40. Si è bloccato. 40 ESU di Padova, prego. Consigliere Suschi, prego. Paesante Stefano. Paesante. Consigliere Barbisan, prego. Padova. Dottoressa Pradolini Tiziana. Consigliere Borgia. Fortin Stefano. Aperta la votazione. Fermi. Avanti, aperta la votazione. La votazione è aperta. Forza. Avete votato? Chiusa la votazione. Stefano Paesante, Tiziana Pradolini e basta. Siamo 3 membri effettivi e un terzo anche. E Fortin. Perfetto, Presidente, andiamo avanti. Bene. Andiamo sui supplenti, designazioni. Siamo all'ESU di Padova. Duzel Dario. Sono 2 supplenti. Sì, 2 supplenti. Sì. De Agostini Giulio. Grazie. Prego, aperta votazione. Siamo sui supplenti. Scusi, potete dare una mano al consigliere Luisetto e anche Ostanel. C'è la consigliera Ostanel e anche forse il vicepresidente Michalizzi, no? Ha votato. Consigliera Ostanel. C'è la consigliera che ha bisogno. Ostanel. Vabbè ragazzi, dai, non succede niente. Chiusa la votazione. Chiusa la votazione. Gli eletti sono Duzel e Agostini. Ah, vabbè, succede. Siamo a Veneto Strade, punto 41.
Designazione del componente effettivo del collegio sindacale in sostituzione di una componente rinunciataria. Limitazione di genere. Prego. Consigliere Manildo. Presentiamo Andrea Parolo. Altro? Bene, aperta la votazione. Forza, votate. Forse Cosa c'è? c'è una limitazione di genere, non sappiamo se è maschio o femmina. C'è che era un maschio. Aspetta un attimo. Chiusa votazione. È eletto in teoria Parolo, Andrea Parolo. C'è la limitazione di genere qui? La rinunciataria era una donna, no? Fermi un attimo. Scusa Alessandro. Ok, va bene. Oh, posto, via. ESU, azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Verona. Punto numero 42. Designazione di 2 rappresentanti della Regione del Veneto nel Consiglio di amministrazione. Siamo all'ESU di Verona. Numero 42. Alberto Benetti. Grazie, consigliere Manildo. Bottaccini, Per favore, per cortesia. Bottaccini Marco. Marco. Aperta votazione. Chiusa la votazione. Benetti sono 15 voti e Bottaccini 14, 2 eletti. ESU di Venezia, numero 43. Designazione di 2 rappresentanti della Regione del Veneto nel Consiglio di amministrazione. C'è sempre un rappresentante dell'espressione della minoranza. Prego, consigliere Manildo. Sì, Leonardo Tonutto. Prego, consigliere. Chi parla? Barbisan. Allora, la nostra proposta è per Calzavara Federico. Per favore, aperta la votazione. È aperta la votazione. Dai, votate che la chiudo. Chiusa la votazione. Calzavara eletto. Punto 44. ESU di Padova. Sempre il solito membro del Consiglio di amministrazione, prego. Ah sì, scusate, Calzavara e Tonutto, scusatemi. Prego. Borgia, consigliere. Siamo sull'ESU Padova, giusto? Padova. Designazione di 2 rappresentanti. Proponiamo Giulia Stevanato.
Consigliere Noi Mani- proponiamo Alessandro Nava. Bene, aperta votazione. Giulia Stevanato e Alessandro Narra. Votazione. Come no? Giulia Stevanato eletta e Nava eletto. Punto 46. Comitato misto paritetico, Comipa. Che problema c'è? No, ho saltato un punto, mi sto leggendo il punto 46. Comitato misto paritetico. Le Ville Venete le abbiamo saltate perché è stato chiesto un attimo di più disponibilità di tempo. Voi seguite me. 46. Comitato misto paritetico di reciproca consultazione in materia di servitù militari. Designazione di 7 componenti effettivi e di 7 componenti supplenti. Una votazione per gli effettivi, 4 nominativi. Designazioni, prego, consigliere Borgia. Proponiamo Alessandro Benigno. Proponiamo Barbara Denardi e Lorenza Bressan. Prego. Proponiamo Roberto Ciambetti e Stefano Rasulo. Per favore. Comipa. No, ho sbagliato. Ho sbagliato la designazione. Dai, fai la scusatemi. designazione. Siamo al 46. Punto Scusate. 46. Sentiamo il consigliere Bozza intanto. Dove che è? Prego, consigliere. Pulsante. Confuso prima. Allora proponiamo Donno Marco e 7 Roberto. Prego, Bozza. Comipa proponiamo Stefano Pausa. Proponiamo anche Achilli Marco. In teoria forse sono 7. Aperta la votazione. Scusa che leggi. Ripet- 4 massimo, la votazione 4 non viene. Stai letto un po' anche Forza che stiamo chiudendo. Chiusa. Sono eletti Lorenza Bressan, Achilli, Denardi, Donno, Benigno, Pausa e 7. Vai con i supplenti, prego consigliere. Grazie Presidente. Per i membri supplenti proponiamo Pavan Giovanni, Benetti Manuel,
Vigoni Giancarlo, Boscolo Bacchetto Emiliano, Battistella Franco, Bressan Lorenza, e allora la togliamo, e Melotto Dario. Perché non sapevo che la... Aperta la votazione. Chiudi il microfono. No, volevo... Chiusa la votazione. Eletti Benetti, Bacchetto, Battistella, Pavan, Melotto, Bressan e Donno. Giusto? Perfetto. Andiamo avanti. Corecom, ragazzi. Ha un ballottaggio forse. Ballottaggio di che? Due ex equo. Quando ci sono ex equo bisogna fare un ballottaggio. Ditemi. No, con uno che lì. Due che hanno Guardate i monitor. Risolto. Ivo decade come supplente. Risolto, bene. Corecom, nomina del Presidente eletto a maggioranza, qualificata dai voti dei consiglieri. Una votazione, un nominativo. Prego. Propongo Tommaso Razzolini. Non vedo altri iscritti. Apro la votazione.
Chiusa la votazione. Eletto Tommaso Razzolini con 23 voti. Punto 49, 48, Comitato regionale per le comunicazioni Corecom. Che problema? Perché? Non c'è la maggioranza. Non c'è la maggioranza. E quindi cosa si fa adesso? Se rifà la votazione, qualcuno si è distratto, dai, via. 26. E la maggioranza... Sentite, i voti devono essere 26, giusto? Riapriamo la votazione, l'unico candidato è Razzolini. Presidente. Sì, lo dobbiamo rifare perché non ci sono numeri. C'è qualcuno che non ha votato? Tutti hanno votato? Chiusa la votazione? Niente. E quindi? Bisogna fare cosa adesso? I componenti sì. Mi dicono che non possiamo più continuare con la votazione del Presidente, dobbiamo fare i componenti intanto. E poi se rifà il bando cosa succede? Rimettiamo... Scusate, il giorno 27, ve l'avrei comunicato, volete ascoltare per favore? La cosa, mi dicono i tecnici, possiamo fare è scrivere l'elezione del Presidente al primo... no, se mi dice questo, non sai che fermo no. Chiediamo la sospensione. Sospendiamo.
Capigruppo in sala del Leone. No, scusa Presidente, hanno chiesto prima l'elezione dei componenti del Core, e poi si fa... Stanno già andando via. No. Andiamo.
Prendete posto. Punto 48. Prego. Comitato, punto 48, Comitato regionale per le comunicazioni, Corecom. Nomina di 4 componenti. Avete dichiarazioni da fare? Prego, consigliere Manildo. Sì, proponiamo Sabrina Doni e Jacopo Redeghiero. Componenti Corecom. Grazie Presidente. Proponiamo Roberto Ciambetti e Stefano Rasulo. Vi ricordo che una votazione è un nominativo. Per favore, un nominativo. Un voto a consigliere, sono 4 componenti. Aperta la votazione. Avete votato tutti? Chiusa la votazione. Sono eletti Doni, Ciambetti, Rasulo e Rodeghiero, scusatemi. Passiamo al punto precedente, l'elezione del Presidente del Corecom. Vi informo che abbiamo fatto la capigruppo e secondo anche la posizione degli esperti della legge dicono che la capigruppo è sovrana e può chiedere ancora l'iscrizione al punto dell'ordine del giorno, visto considerato che il Consiglio resta sovrano nella elezione del Presidente. Ripartiamo con le candidature, prego. Propongo Tommaso Razzolini. Non vedo altri iscritti, aperta la votazione. Tommaso Razzolini. Chiusa la votazione. Cioè non è uscita, ma ve ne accorgete alla fine che non è uscita. Alzate la mano o no? Tommaso Razzolini è eletto. Grazie. Punto 49. Commissione per la determinazione dell'indennità di espropriazione della provincia di Belluno. Nomina di 3 esperti in materia di agricoltura e foreste. Una votazione per consigliere, massimo 2 nominativi. No, una votazione, massimo 2 nominativi. Proposte? Grazie Presidente.
possiamo proporne fino a 3 e votarne 2, mi pare. Allora, Girardi Riccardo, Leonardo Freschet, Susanna Denise. Quindi Girardi, Freschet, Susanna. Ricordo che qua ci sono 3 esperti da nominare, massimo 2 nominativi a consigliere per il voto. Aperta la votazione. Fermi là, ci dicono che c'è un problema. Scusate. Consigliere Barbisan, sono giusti i nomi? Ecco. Boh. No, Presidente, sono sbagliati. Prego. La proposta è Casagrande Mattia, Dell'Eva Stefano e Zabot Michela, quindi Casagrande, Dell'Eva e Zabot. Grazie, aperta la votazione. Sono massimo 2 nominativi. Vieni. Forza? Hanno votato tutti? Chiusa la votazione. Stefano Dell'Eva, Mattia Casagrande e Zabot eletti. Passiamo alla Commissione per la determinazione dell'indennità di espropriazione della provincia di Treviso, siamo al punto 50, modalità di votazione identica a prima, designazioni. Prego, consigliere Barbisan. Sì, grazie Presidente. Allora la nostra proposta è Girardi Riccardo, Leonardo Freschet e Susanna Denise. Girardi, Freschet, Susanna. Scusami, Susanna è Denis? Non Denise. Nell'equivoco. Bene, aperta la votazione. Io ho lasciato indietro prima il tempo. Chiusa la votazione. Sono eletti, quanti sono qui? 3, no? 4? Siamo nomine 3, mi pare. 3. Quindi Freschet, Susanna Denis, Susanna. e Girardi. Ma io non capisco, ma perché mettete la bianca in mezzo ai nomi? Mettetela alla fine. Sono confuso, lui ha detto bianca, ha detto bianca. Abbiamo nominato Chiara. Graficamente sarebbe bello dire agli informatici che mettessero bianca da qualche parte o alla fine. Bene signori, abbiamo 2 recuperi da fare che riusciamo a fare velocemente. Esu di Verona, siamo pronti? E poi abbiamo le Ville Venete. Anche
Avete proposte oppure no? Dai. Prego, consigliere. Noi proponiamo Guglielmi Lucina. Siamo sugli effettivi. Sì. Altre proposte? Bozza. Un attimo solo, Presidente. Zocca Lucia. Altre proposte? Nicola Gambaretto. Ripetiamo i nomi. Allora, l'opposizione Gambaretto, Bozza ha proposto Zocca e Guglielmi. Vi ricordo che sono 3 membri, avete la possibilità di fare massimo votare 2 nomi. Aperta la votazione. Questi sono gli effettivi, vi ricordo. Gambaretto, Zocca e Guglielmi. Votate perché sto per chiudere. Aspetta che se tratta sia. Allora alzate il braccio. Bravo. C'è la... Consigliere Sumsky, vota. Hai problemi? Prego. Avete votato? Chiusa. Guglielmi, eletta, Gambaretto e Zocca. Bianca resta sempre... Sì, perché in base... Passiamo al voto dei supplenti, signori. Vi ricordo un nominativo votabile a consigliere e sono 2 membri. Prego, per le candidature. Sì, grazie Presidente. Proponiamo il dottor Denti Andrea e il dottor Girardi Claudio. Assessore, c'è la consigliera che sta parlando. Voto. Aperta. Avete votato? Mi piace che lui non c'è, ma sta sempre... Chiusa la votazione. Abbiamo Girardi e Denti. Quella bianca lì. Passiamo alle Ville Venete. In Val de Gamberi, passiamo alle Ville Venete. Istituto regionale per le Ville Venete. Nomina di 2 componenti del Consiglio di amministrazione. Consigliere Barbisan, prego. Grazie Presidente. Candidiamo Germano Racchella e Giampi Zanatta. Racchella e Zanatta. Altri? Aperta la votazione.
Potete esprimere un voto. Ho fatto tutto questo. Fine. Abbiamo finito, diciamo, facciamo quello dell'housing, aspetta che se no fai Forza, c'è la consigliera che ha problemi? Chiuso? Consigliere a posto? Abbiamo chiuso. Bisogna alzare la mano. Ma quando? Brava. No, più che altro è 10 minuti che stiamo votando. Alza subito la mano, no? A verde acquamarina, bello. Ormai è chiusa. Scusa votazione. Dai cose, Racchella. Allora, sono eletti Racchella e Zanatta. Grazie. Articolo 51. Eccoci qua. Disegno di legge relativo a disposizioni dirette a sostenere la priorità housing. Progetto di legge 72, relazione della seconda commissione consigliare, relatore la consigliera Bevilacqua e il correlatore la consigliera Ostanel. Terminate le relazioni si dichiara aperta ovviamente la votazione. Prego, consigliera, prego. Grazie Presidente. Signor Presidente, colleghi consiglieri, come è noto, nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 29 dicembre 2025 è stata raggiunta l'intesa, ai sensi dell'articolo 8,6 della legge 5 giugno 2003, numero 131, tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente le misure di sostegno alla priorità housing nell'ambito della riprogrammazione connessa alla mid-term review dei programmi regionali della politica di coesione europea. Detta intesa ha fissato le basi per la riprogrammazione di ulteriori risorse del programma regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR 2021-2027, da destinare in particolare a iniziative di social housing, per promuovere l'accesso dei cittadini ad alloggi sostenibili a prezzi accessibili, così favorendo l'inclusione sociale e il benessere delle persone in un settore, quello della casa, in cui è prioritario migliorare la qualità dell'abitare, aumentando la disponibilità abitativa a costo Consigliere sostenibile. Vadegamberi, non è facile intervenire con uno davanti che parla. Con decisione di esecuzione del 18 marzo 2026 recante modifica della decisione di esecuzione 8415 che approva il programma regionale Veneto FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo investimenti a favore dell'occupazione e della crescita. Per la Regione del Veneto in Italia ha approvato la riprogrammazione presentata dalla Regione Veneto in data 25 febbraio 2026 contenente tra le altre le misure dirette a fornire una risposta adeguata al disagio abitativo, promuovendo la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico per le famiglie a basso reddito, gli individui vulnerabili e svantaggiati e gli studenti, anche attraverso misure di aumentare l'efficienza energetica degli edifici.
Come noto, nell'ordinamento regionale la legge 3 novembre 2017 numero 39, norme in materia di edilizia residenziale pubblica, l'articolo 46 prevede la possibilità di attribuzione di alloggi per finalità sociali, destinandoli a particolari categorie di soggetti che, pur non essendo in possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono interessati da specifici progetti socioassistenziali. In particolare il comma 2 bis del citato articolo 46, introdotto di recente con l'articolo 11 della legge regionale 20 maggio 2025, numero 6, prevede inoltre la possibilità che una parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica possa essere assegnato con le medesime modalità previste per l'attribuzione di alloggi per finalità sociali a categorie di soggetti interessati da specifici progetti di social housing, prevedendo però dei limiti annuali di alloggi disponibili da inserire in detti progetti e nello specifico nella misura massima di 18 alloggi per i comuni capoluogo, 12 alloggi per i comuni sopra i 15.000 abitanti e 6 alloggi per gli altri comuni. La proposta legislativa all'esame dell'Assemblea è stata deliberata dalla Giunta regionale in data 30 aprile 2026 e trasmessa il 5 maggio al Consiglio regionale, dove ha assunto il numero di 32 tra i progetti di legge della 12ª legislatura. In data 11 maggio il progetto di legge è stato assegnato alla seconda commissione consiliare in sede referente e alla quinta commissione consiliare in sede consultiva, nonché alla prima commissione per il parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 66 del regolamento del Consiglio regionale. Nella seconda seduta della seconda commissione del 14 maggio 2026 è stato illustrato dall'assessore ai servizi sociali, famiglia, longevità, sport e politiche abitative. In data 27 maggio la quinta commissione, poi conformemente a quanto previsto in sede di assegnazione, ha espresso il proprio parere sugli aspetti di competenza. In sede di esame da parte della seconda commissione sono state apportate... Ma scusate, avete una collega che sta parlando, sta intervenendo. In sede di esame da parte della seconda commissione sono state apportate alcune modifiche del testo presentato a fronte dell'approvazione di proposte emendative. Il presente disegno di legge, composto di 3 articoli con le previsioni contenute nel comma 1 dell'articolo 1, intende assicurare il tempestivo ed efficiente utilizzo delle maggiori risorse derivanti dalla riprogrammazione Mid-Term Review del FESR 2021-27 per iniziative di housing sociale, facendo applicazione di quanto previsto in tema di social housing dalla legge regionale 39-2017. Sottraendo tuttavia e solo a tali fini non replicabili, se non con nuovo e successivo intervento normativo, le relative misure dal campo di applicazione dei limiti del numero di alloggi disponibili previsti dal comma 2 bis del citato articolo 46. Con una modifica apportata in sede di esame si è precisato che tale disposizione trova applicazione limitatamente ad interventi che afferiscono ad un solo immobile, anche qualora i comuni si siano avvalsi della disciplina di quel citato articolo 46, e limitatamente ad interventi sul patrimonio immobiliare che risulta sfitto o da sottoporre ad interventi di cui al DPR 380/2001, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. Articolo 3,1, lettera A, interventi di manutenzione ordinaria, B, interventi di manutenzione straordinaria, C, interventi di restauro e di risanamento conservativo su uno o più alloggi o su un'intera immobile. Il successivo comma 2, introdotto nel corso dell'esame in commissione, specifica che la destinazione al social housing degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 non può avere durata superiore a 5 anni. Decorso tale termine, gli alloggi interessati riacquistano la loro originaria destinazione a edilizia residenziale pubblica. Il comma 3, come modificato nel corso dell'esame in commissione, incarica la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, della fissazione dei criteri e dei requisiti degli interventi di housing, includendo in tale categoria anche le iniziative volte a favorire l'accesso all'abitazione a canone calmierato da parte di particolari categorie di soggetti e nuclei familiari, la cui capacità economica non consente loro di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e non permette, tuttavia, di sostenere un canone di locazione al prezzo del mercato abitativo privato, individuando quali destinatari prioritari di tali interventi, ancorché non esclusivi, determinate categorie di soggetti ritenute particolarmente meritevoli di tutela in ragione della loro importanza nel tessuto sociale e socioassistenziale e nello specifico gli operatori del sistema sanitario e sociosanitario, che prestano servizio in aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale e nelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza IPAB. Col medesimo comma si demanda altresì alla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, di definire i criteri per la valutazione della situazione economica dei destinatari,
e stabilire i relativi limiti di reddito che l'accesso agli interventi di housing sociale anche su base territoriale sentiti comuni ad alta tensione abitativa. Tali limiti sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai impiegati, FOI. Il comma 4, infine, prevede la possibilità che gli interventi di housing possano essere elaborati direttamente dai comuni, dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, ATER, dalle IPAB e dalle ULS e da altri enti pubblici che potranno essere individuati dalla Giunta regionale a valere sul proprio patrimonio disponibile e che, come precisato con apposita integrazione apportata in sede di esame, comunque non si configuri quale patrimonio di edilizia residenziale pubblica di quella legge 3 novembre 2017 numero 39. L'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria che attesta che l'attuazione di quanto previsto dal disegno di legge regionale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che trattasi di risorse già disponibili a valere sul bilancio regionale e da riallocare in sede di variazione di bilancio. L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge regionale nel giorno successivo alla sua pubblicazione. Sono stati acquisiti pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie Locali in data 15 giugno 2026 della prima commissione e della seconda commissione nella seduta del 9 luglio 2026 che ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge regionale numero 72 e lo ha licenziato a maggioranza. Per chiudere vorrei solamente ringraziare naturalmente il lavoro che ha fatto la seconda commissione e quindi anche la Presidente De Berti, un lavoro molto costruttivo e la disponibilità dell'assessore al sociale Paola Roma perché già in prima discussione ha recepito tutte le osservazioni, ha rassicurato sui dubbi che c'erano sui vari aspetti, ha recepito appunto tutte le osservazioni, tanto che poi sono stati depositati appunto degli emendamenti che sono entrati a far parte del testo della legge stessa, quindi una grande disponibilità che ha sicuramente naturalmente migliorato questo progetto di legge, quindi grazie. Consigliere Ostanel, prego. Grazie Presidente. Partirò dalle ultime parole della relatrice proprio per spiegare perché in quella commissione abbiamo fatto molti emendamenti. Perché questa proposta di legge è un buon esempio di come, quando si affronta il tema della casa, si rischi di intervenire sull'emergenza senza però affrontarne davvero le cause e soprattutto se sbagliamo in una legge a prendere la mira giusta, gli errori che possiamo fare sono poi irreparabili. E per capire bene dove siamo oggi serve partire dall'anno scorso, perché solo un anno fa, con la legge di adeguamento ordinamentale di fine 2025, io ero in questo Consiglio aveva introdotto nella legge regionale 39 del 2017, nella legge sull'edilizia residenziale pubblica, la possibilità di destinare una parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, detto ERP, a specifici progetti di social housing. Era stata una scelta che già allora avevamo guardato con prudenza. Ricordo un dibattito in quest'Aula sul comprendere davvero quanti di quegli immobili sarebbero potuti essere passati dal regime ERP al regime ERS, ma almeno eravamo riusciti ad accompagnare questa scelta con dei limiti precisi. Avevamo detto 18 alloggi massimo per i comuni capoluogo, avevamo detto 12 per i comuni sopra i 15.000 abitanti e avevamo detto 6 per tutti gli altri comuni. Dico questo perché il primo giorno, quando siamo entrati in commissione a guardare questo progetto di legge, il primo dubbio anche con l'ufficio legislativo era stato: ma serve un progetto di legge specifico per spendere i 50 milioni di euro che, ricorderò dopo nella correlazione, abbiamo spostato da fondi già impegnati dai comuni per altre opere, per metterli poi sulla casa? Ecco, qua è il punto di partenza per cui dentro quella commissione non solo abbiamo proposto degli emendamenti, ma per una settimana abbiamo chiesto alla Presidente De Berti e all'assessore Roma, che anch'io ringrazio ovviamente per la disponibilità, di attendere, aspettare, perché stavamo facendo un errore grande come una casa. Allora, per dirla tutta, quell'errore grande come la casa è stato merito della minoranza, se non è stato poi agito. Bisogna dire effettivamente, prendersi anche, credo effettivamente, alcuni meriti quando sono dei meriti veri. E allora ringrazio davvero per l'accettazione di quelle proposte, però il punto è che noi avevamo visto che c'era un vulnus in quella norma su come era scritta.
perché quei limiti che avevamo scritto nel 2025, quindi i 18, i 12, i 6, con questo progetto di legge rischiavano di venire superati senza avere un ulteriore limite per la spesa dei 50 milioni. Era un rischio, perché la norma non specificava di quanti altri immobili, di quanti altri alloggi eventualmente un comune si poteva dotare per svincolare da ERP a ERS. Arriviamo quindi oggi, quando questo progetto di legge in quest'Aula ha fatto un salto già completamente diverso, perché all'epoca ci diceva non solo che, quando è arrivato in aula, che noi quegli alloggi li potevamo svincolare, diciamo, senza i limiti della legge del 2025, ma allo stesso tempo quello che diceva, e non era così chiaro nella norma, era che i 50 milioni sì potevano essere spesi per fare questa operazione, ma non era così chiaro che finiti quei 50 milioni non si sarebbe potuto fare ancora. Questo era un secondo problema, perché noi in Commissione abbiamo detto attenzione, se facciamo un articolo di norma modificando la nostra legge sulla casa e mettendo che effettivamente possiamo svincolare del patrimonio, se vogliamo farlo e se vogliamo farlo dobbiamo farlo solo per la spesa di quei 50 milioni. Ed è per questo che in quell'aula di Commissione abbiamo cercato di chiarire anche questo punto, che quando entravamo in quella Commissione invece nella norma non c'era. Terzo punto del perché abbiamo fatto questo lavoro importante dentro la Commissione e che oggi ci porta ad avere quel testo. Abbiamo sempre ascoltato dalla Giunta il fatto che sia importante dare delle case ad affitto agevolato al personale sanitario, e fino a qui noi abbiamo sempre detto che non abbiamo assolutamente nulla in contrario. Ma il punto che abbiamo posto è: quale personale sanitario? Qual è il vincolo più giusto che ci porta a fare un ragionamento di equità quando una casa pubblica destinata a una popolazione più vulnerabile viene trasformata in un alloggio in edilizia residenziale sociale per la fascia grigia? Ma a chi deve andare? Qual è quella fascia grigia? Cioè, è fascia grigia magari un infermiere che prende un certo tipo di stipendio, o è fascia grigia magari un neurochirurgo che magari ha tantissime proprietà, ha un ISEE altissimo e quindi probabilmente una casa nel mercato dell'affitto privato riesce a trovarlo? Come si fa a inserire una ragione di equità? L'unico criterio che noi pensavamo era quello appunto di valutare l'ISEE, una fascia di reddito, per capire anche nella fascia grigia chi sta un po' peggio o chi sta un po' meglio. E anche questo è stato uno dei punti che in quella legge abbiamo provato a far inserire. Il secondo miglioramento è il terzo anzi, è il limite temporale. Anche qui la norma, quando è entrata in Commissione, non metteva un limite temporale allo svincolo degli anni con cui un alloggio può passare da ERP a ERS. Non c'era scritto per quanto tempo, per quanti anni, poteva essere per sempre. Quello che noi abbiamo voluto fare, in virtù del fatto che ci sono tante altre regioni che questa cosa lo fanno, è riuscire a dare un limite temporale, e nella proposta di legge infatti è stato stabilito oggi che questa possibilità solo per un immobile, in virtù del fatto che c'è un limite nella nostra legge, e solo per 5 anni, quindi con un limite temporale, questo possa essere fatto. Ma ricordo che quando siamo entrati in Commissione questo limite non c'era. E perché è importante mettere un limite temporale? E lo dico a beneficio del dibattito che ci sarà anche eventualmente, spero, in futuro. Se noi non mettiamo un limite temporale nel passaggio da ERP a ERS, rischiamo che per raggiungere un certo tipo di sostenibilità, perché sappiamo bene che quelle fasce riescono a pagare di più, noi perdiamo per sempre patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che è invece quel patrimonio che porta oggi ad avere oltre 13.000 persone in lista d'attesa in questa regione. Per questo abbiamo chiesto che la Giunta non solo ponesse un limite temporale, ma, ritornando a quello che dicevamo prima, che la Giunta definisse limiti di reddito e criteri economici oggettivi, affinché quelle abitazioni, anche trasformate, andassero realmente destinate a chi vive difficoltà nell'accesso al mercato della casa.
Un ulteriore elemento, e siamo già a 4 e mezzo, che abbiamo condiviso e che è stato accettato in quella commissione, riguardava appunto la scelta di limitare ciascun intervento ad un solo immobile. Questo vuol dire orientare gli investimenti verso la riqualificazione di edifici interi, recuperando patrimonio oggi inutilizzato, lasciato, per come io la vedo, colpevolmente deperire per anni, perché per anni questa Regione non ha investito davvero sulla casa pubblica e sulle ATER e oggi ci troviamo quindi a dover trovare una soluzione di sostenibilità per mettere in ricircolo una serie di immobili che oggi stanno sempre peggio perché è 20 anni che non ci mettiamo davvero un euro. Do un unico dato. Quando il Presidente Zaia è stato eletto, la prima volta era il 10% di alloggi ad essere sfitto. Oggi siamo più o meno oltre al 22%. Quindi vuol dire che questo colore politico che governa da tanto tempo questa Regione non ha investito sulla riatto e sulla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Non lo dico io, ma lo dicono i dati. Infine, abbiamo anche ottenuto che la definizione dei criteri e dei requisiti venga sottoposta al parere della Commissione consiliare competente. È un passaggio importante perché restituisce almeno una parte del controllo politico al Consiglio regionale, come del resto più volte dichiarato anche dal Presidente Stefani. Naturalmente questi sono gli emendamenti che avevamo proposto, che sono stati accolti, rivisti dall'assessore Roma, ripresentati in Commissione e che la Commissione ha votato favorevolmente. Quindi sì, è vero, abbiamo fatto un lavoro di netto miglioramento perché c'è stata un'apertura. Naturalmente però non tutto ciò che avevamo proposto è stato accolto e per questo oggi, e chiudo qui perché poi reinterverremo eventualmente negli emendamenti, abbiamo presentato alcuni emendamenti che discuteremo nel corso dell'esame di questo articolato. Penso ad esempio al ruolo della Commissione, che abbiamo più volte discusso in quella commissione urbanistica dove guardavamo questo progetto di legge, perché pensavamo che quel parere potesse essere importante anche per quanto riguarda i criteri di reddito. L'altro emendamento è ad esempio il fatto, e ne abbiamo anche qui discusso a lungo in quella commissione, che con lavoratori fragili non si intenda solo quelli del personale sociosanitario, ma che possa essere aperta questa categoria, almeno in parte, a dei lavoratori che in generale nelle città ci sono fragili e alle volte sono fragili esattamente come gli operatori del sistema sociosanitario. Penso ad esempio agli insegnanti, agli operatori del trasporto pubblico locale, alle forze dell'ordine, ad altre categorie che tra l'altro la normativa già indica come lavoratori che sono strategici per le nostre città. Quindi concludo con questa correlazione cercando di dire che sì, riconosciamo ovviamente i miglioramenti che abbiamo ottenuto durante l'esame in Commissione urbanistica, ma il giudizio sulla legge ancora rimane un giudizio parzialmente, contrario. Perché? Nel momento in cui noi abbiamo una norma come questa che prende i soldi da fondi che erano già destinati ai comuni, ricordate era febbraio 2024, lo dico anche per i colleghi presenti, eravamo in questa aula e dicevamo sì, bene, abbiamo trovato 50 milioni di euro da mettere, 25 milioni per l'ERS e 25 milioni per l'ERP, ma questi fondi li stiamo spostando da un capitolo di bilancio che era destinato già ai comuni, i comuni hanno dovuto riprogrammare alcune opere che erano state già anche cantierate e le abbiamo spostati nella casa pubblica. Bene. Ma finché continueremo a fare questo gioco delle tre carte, cioè a non investire bilancio libero regionale sulla casa e quindi anche sul social housing, noi continueremo a mettere le pezze su un tema che oggi vede la crisi abitativa mordere così tanto nella nostra regione che non solo dovremmo avere un piano straordinario per il riatto delle case pubbliche, ma dovremmo avere anche un piano straordinario per quanto riguarda l'edilizia residenziale sociale. Quindi questo è un provvedimento che apre un grimaldello. È la prima volta, e bisogna dirlo, che si parla di edilizia residenziale sociale in quest'Aula.
Nei 5 anni precedenti, quando provavamo a portare questo tema, dall'altra parte non c'era nessuno che ci ascoltava. Oggi l'assessore Roma è qui seduta, non solo ascolta, ma come ho detto prima, in commissione ha partecipato con noi a rivedere con disponibilità questa norma. E questa questione è un punto di partenza importante. Ma il punto vero è che quando noi abbiamo un bilancio, come stiamo vedendo in queste settimane, che assesta ma che mette in saccoccia più di 150 milioni per il buco delle Olimpiadi, no? Basta vedere l'allegato 1 dei documenti che stiamo vedendo, ma non riusciamo a trovare 50 milioni liberi senza aver dovuto chiedere ai comuni di prendere risorse poste da altro per metterle qui, vuol dire che la Giunta non sta facendo quello che potrebbe fare. Cioè la Giunta potrebbe oggi investire fondi altri e non solo questi 25 milioni sull'ERS e 25 sull'ERP, se non solo avesse fatto in passato scelte diverse, ma se oggi facesse una delle scelte che abbiamo sempre detto di dover fare, cioè quella finalmente di avere un'addizionale IRPEF regionale che ci permette di avere delle entrate per investire nei servizi. Quindi qui abbiamo un articolo, è un punto importante di partenza, ma finché noi non prendiamo in mano la questione abitativa in maniera seria dal punto di vista del bilancio, e quindi mi piacerebbe che qui fosse seduto l'assessore Giacinti, perché senza di lui evidentemente queste discussioni non arrivano al punto. Finché noi non faremo questo lavoro, certo potremo fare un passettino, no, con i 25 milioni di euro sull'ERS, ma non faremo un lavoro come potrebbe fare questa Regione sull'edilizia residenziale sociale. Grazie. Consigliere Galeano. Grazie Presidente. Allora mi associo ovviamente a molte delle sottolineature che sono state fatte dalla consigliera Ostanel, con cui in Commissione abbiamo lavorato fianco a fianco. Penso anch'io insomma di dover risottolineare come fattore positivo il fatto che si lavori bene, con apertura e con dialogo, e questo consente di migliorare i risultati rispetto alle posizioni di partenza. Questo penso che sia un valore aggiunto del lavoro che viene fatto a beneficio poi delle ricadute normative sul territorio. Penso anche che l'apporto che è stato dato dalla minoranza sia stato un apporto positivo, uno per tener ben orientata quella che era l'intenzione iniziale di questo intervento normativo sugli effettivi obiettivi e contemporaneamente anche per fissare, ripeto parallelamente, alcuni paletti che dessero delle garanzie sul fatto che quel patrimonio venisse poi orientato nell'utilizzo alle categorie che ne hanno effettivamente bisogno, sia dal punto di vista sociale sia anche più specificamente per quelle categorie, in particolare sanitario, per cui parte di questo intervento vuole essere finalizzato. Questo, ripeto, penso che il lavorare così in Commissione sia un presupposto importante per, ripeto, fare bene per il nostro Veneto e la sua comunità. Gli elementi puntuali del nostro intervento e che hanno portato agli emendamenti e quindi al miglioramento della legge sono stati già ben evidenziati dalla consigliera Ostanelle, ripeto, mi associo alle sottolineature fatte. Penso poi che non è una coincidenza, o forse sì, però oggi ci troviamo in aula anche pochi giorni dopo la rendicontazione che abbiamo sentito in Commissione delle ATER la scorsa settimana, che ha ovviamente dipinto una situazione grave per molti aspetti, a macchia di leopardo, nel senso che ci sono anche alcune realtà provinciali che hanno testimoniato un lavoro positivo, altresì sottolineando come sia possibile lavorare bene e cambiare passo nella gestione di questi immobili che a volte sembrano solo un grande problema, un buco nero da cui non si esce. Invece alcuni casi, ne cito alcuni per fare un buon esempio, ma Rovigo e Treviso hanno proprio dimostrato di come con delle buone azioni, vivacità, prospettiva e visione un cambio di passo sia possibile, e la bassa percentuale di sfitti rispetto alle rendicontazioni degli anni precedenti in primis lo dimostrano in maniera importante. Però queste, ripeto, sono alcune delle situazioni che rispetto alle 7 ATER provinciali si distinguono un po', perché poi abbiamo invece da altre parti dei buchi davvero impressionanti.
I casi maggiori, abbiamo visto, sono essere nella provincia di Venezia, nella provincia di Belluno, dove la percentuale di sfitti è invece aumentata in maniera spaventosa nell'arco di 1-2 anni, a volte quasi in maniera inspiegabile, cioè vista la percentuale di crescita di questo patrimonio di fatto inutilizzabile, pur a fronte di una situazione in cui ci sarebbe invece un bisogno enorme di questo patrimonio, e il fatto che questo provvedimento normativo si affianchi a quella situazione testimonia una cosa. Mi rifaccio solo al dato di Venezia, veniva sottolineato come servissero 300 milioni solo per rimettere in uso quel patrimonio. Ecco, i 25 milioni che vengono destinati con la mid-term review e poi gli altri 25 sul social housing sono 1/12 della sola necessità di Venezia. Noi capiamo che se mettiamo assieme anche tutti i bisogni e le necessità delle altre ATER del Veneto, la situazione è ovviamente molto difficile e sì, in questo caso torna ad avere quei connotati di irrecuperabilità da cui spesso viene caratterizzata. Ecco perché, ripeto, la legge ha delle buone intenzioni, ha alcuni paletti, alcune garanzie che sono state rafforzate dall'intervento anche della minoranza, in concomitanza con l'apertura buona che è stata data dall'assessore, dalla buona conduzione dei lavori del Presidente De Berti, però, ripeto, c'è un dato di fatto, che se noi vogliamo cambiare marcia anche su questo fronte, su questo tema al Veneto, come sottolineava poc'anzi la consigliera Ostanel, servono delle azioni coraggiose che mettano disponibilità ben più grandi nelle casse in disponibilità della Giunta per orientare delle soluzioni che rendano fruibile in poco tempo questo patrimonio per i cittadini del Veneto. Ricordo che quando abbiamo fatto la nostra contromanovra al bilancio regionale avevamo proposto di aumentare di ulteriori 20 milioni il fondo a disposizione della casa, e questo sostanzialmente andava a raddoppiare quella che era la disponibilità di cui oggi parliamo, quindi capiamo quanto importante fosse l'incidenza di quell'iniziativa. Non erano briciole e anzi una risposta assolutamente significativa che consentiva di accelerare le politiche per la rimessa a disposizione di questo patrimonio. Noi oggi ci vediamo sui tanti fronti in cui interveniamo, e di pochi giorni fa anche la risposta del gruppo di Fratelli d'Italia sulla difficoltà della siccità, dove altro che chiedere tasse bisogna ricorrere ai crediti blu. Insomma, a volte sembra davvero che ci sia il gioco delle tre carte da una parte, a volte il richiamo a strumenti che sono di facciata ma che sostanzialmente non riportano poi nessuna risorsa sul nostro territorio. L'autonomia era solo uno di quelle, federalismo fiscale, insomma. Sono tutti temi che stanno venendo fuori per quello che sono, ovvero uno zero di fatto in questo momento, che oltre che continuare con una narrazione non portano poi nulla di concreto, di positivo per gli abitanti del Veneto. Ecco perché ritengo anche io che siamo arrivati a un punto in cui, se vogliamo affrontare con coraggio questi temi, noi dobbiamo fare in maniera altrettanto coraggiosa dei ragionamenti sulle entrate. Uno, quindi, riproponendo, lo sottolineava Elena Ostanel, noi lo riproponiamo, visto che la contromanovra del bilancio l'avevamo confezionata insieme, che una manovra puntuale sull'IRPEF che incida su poche persone ma che dia grandi risposte è una necessità. Due, abbiamo un avanzo di bilancio di cui si sta cercando di definire i connotati per confermare che c'è una possibilità di spenderli in maniera importante e veloce, e su questo noi richiameremo la Giunta e la maggioranza a un atto di totale trasparenza e voglia di impiegare parte di quei soldi anche su questo, il tema casa, perché 130 milioni a disposizione sono un risultato a suo modo storico, visto che dopo anni il DANC di fatto è stato
azzerato, l'operazione del FAL concomitante ha dato buoni risultati e quindi ci si trova con un avanzo libero disponibile che mette per la prima volta dopo tanti anni la Regione in condizione di dare importanti risposte. È vero una tantum, nel senso che l'avanzo per definizione non può essere impiegato in spese replicabili o ripetibili, però gli investimenti sono sicuramente uno dei fronti in cui l'avanzo stesso è impiegabile. Ecco perché, ripeto, noi vogliamo sottolineare come di fronte a una legge che nasce su buone intenzioni ed è stata migliorata dall'intervento anche della minoranza, poi rischiamo che con la mancanza di coraggio dal punto di vista delle risorse finanziarie messe a disposizione rimaniamo un po' a soluzioni di facciata piuttosto che a soluzioni di vera sostanza, ed è un elemento ovviamente che vogliamo sottolineare. Ecco, intanto io mi fermo qui, poi la discussione andrà avanti e ci sarà modo con le dichiarazioni di voto e negli emendamenti di approfondire ulteriormente. Grazie. Grazie. Consigliere Montanariello. Sì, grazie Presidente. Permettetemi intanto di ringraziare sia per questo che per il provvedimento dopo la Commissione e i suoi tecnici per il lavoro tecnicamente complesso che è stato fatto, e quindi lo dico prima perché dopo mi lascerò andare a considerazioni politiche meno generose, quindi non vorrei insomma che ci sia una commistione, quindi credo che ancora una volta i tecnici della Commissione abbiano saputo trovare una sintesi di lavoro per noi consiglieri su testi complessi e non scontati e neanche di materia che quotidianamente in qualche modo si affronta. Detto ciò, Assessore, pur essendo coscienti che non si sputano in faccia 50 milioni di euro per essere brutali, come si dice in bar, poi è altrettanto vero che siamo di fronte alla montagna che ha partorito un topolino, perché se io seguo un po' la cronostoria, parto dalla campagna elettorale, il grande piano casa che doveva fare questa giunta, il piano che doveva intervenire per l'emergenza abitativa del Veneto, il Presidente che con la sua giunta prometteva azioni salvifiche di fronte a un'emergenza che ha caratteri anche diversi e nature diverse, lo abbiamo visto in Commissione, no? L'emergenza abitativa non è l'emergenza abitativa di chi è in difficoltà, trova tanti elementi che compongono questo frastagliato puzzle che dopo si può chiudere in emergenza abitativa, ma che in realtà vede origini lunghe e disorganizzazione lunga e vede anche, Assessore, lo abbiamo visto nella rendicontazione degli ATER, una regione che per 30 anni non se n'è fregata niente di affrontare il tema casa, perché noi oggi approcciamo a questo provvedimento più che a quello dopo, che è meramente tecnico, a uno scenario politico dove negli ultimi, guardi, voglio essere generoso, 20 anni, in questa regione chi ha governato non ha mai pensato che il tema della casa fosse un problema. Perché? È una riflessione empirica la mia, non è un giudizio politico, se no non avremmo il 25-30% di alloggi vuoti all'interno dei nostri ATER, se no non avremmo una città come Venezia che spopola, con una provincia costiera dove si scappa via perché si affitta solo a turismo, con centinaia, migliaia di alloggi vuoti. Non avremmo una zona del Bellunese con... Allora, Presidente, c'è qualche problema? So che non è piacevole ascoltare quello che dico, però nel ruolo della democrazia dovete sopportarmi, anche perché credo che sto dicendo cose comprovate a differenza del politichese. E quindi, Assessore, riprendo il concetto. È evidente che questa manovra approda in un tessuto sociale dove le aspettative erano nettamente diverse, perché la stessa manovra approda dove tu non hai problemi di ERP, problemi di non ERP, problemi di giovani che vanno via, problemi di affitti turistici, dici vabbè, sai, un po' come era negli anni '80, tu sai che avevi problema circoscritto agli ERP nei comuni, facevi le zone 167, bene o male, no? Ti venivano a chiamare da casa per dire vai, se no. Oggi approda in una situazione nettamente diversa. Ecco perché dico,
lo diceva prima il collega Galeano, 50 milioni, se facciamo conto che solo l'Ater della città dove abbiamo la nostra sede ha bisogno di 300 milioni per sistemare, è il paragone di come i numeri ci danno la forza del ragionamento, che non è una mera riflessione di scredito politico di un provvedimento che comunque apprezziamo, perché non si sputa addosso a 50 milioni investiti. E due, Assessore, non avete trovato 50 milioni, avete fatto il gioco delle tre carte per tirar fuori a 50 milioni che avete cavato da un'altra parte. Sono due ragionamenti diversi, perché un conto è dire, colleghi, questa giunta si fa un mutuo di 50 milioni nel bilancio per sistemare le case. Un conto è dire, togliamo fondi già destinati agli enti locali per metterli sulle case. È da apprezzare la finalità, però parliamo di un gioco politico delle tre carte. Tolgo i soldi da qua, li metto da là, ma non sono comunque soldi nostri e sono soldi che ho drenato da altre finalità che potevano avere gli enti locali. Quindi, provando a rimettere in fila, io chiedo, Assessore, a una persona pragmatica come lei è, viste le sue origini politiche, ovvero il Sindaco, lei crede che questo strumento riserverà qualcosa per il Veneto? Perché se lei mi dice di sì, siccome abbiamo altri 4 anni e mezzo insieme, le posso assicurare che dopo Alvedo si va, perché questi soldi noi li dobbiamo impegnare entro fine anno, non è una cosa astratta da dover. Allora, per dire cosa? Che se fosse stata fatta un po' meno pubblicità, sarebbe stato forse anche più apprezzabile all'interno dei meandri politici questo provvedimento. Ma se avete spiegato a tutto il Veneto e tutti i giovani e tutte le persone in difficoltà ti mandano gli screenshot, guarda, adesso arriva le casse, Stefani fa la mega manovra, guarda, 50 milioni, cioè ti va a spiegare a una persona che la mattina si alza e non sa che il bilancio del Veneto è 19 miliardi, che con 50 milioni non ti stroppi neanche i busi delle colombaie sopra i coppi delle tegole in Veneto. Però, no, questi ti dicono. Quindi secondo me è stato un provvedimento dove credo che ci voglia un 10 per la presenza scenografica che è stato dato, perché per un periodo non si è parlato altro, la grande manovra della casa, 50 milioni. Però dopo vedremo dei risultati che secondo me, io mi auguro di sbagliarmi, che per l'interesse dei miei concittadini io preferisco sbagliarmi e avere torto sempre, però i risultati saranno pochi, scarsi e scadenti. Intanto speriamo e lavoriamo tutti insieme pancia a terra per riuscire a impegnare questi soldi il prima possibile, prima che vadano persi. 2, Assessore, mi capisco Marcato che però magari se quando era assessore in quei 10 anni ne deva una mano, visto che aveva lo sviluppo, forse oggi lei si troverebbe in meno difficoltà, Assessore, quindi magari penso che nel dibattito ci dia anche un apporto propositivo l'ex assessore, anziché magari mugugnare sotto. Ma detto ciò, ritorno al provvedimento. Oggi chi ha... Presidente. Grazie Presidente. Deve ricordare all'assessore Marcato che lui è libero di parlare per conto suo fuori dall'Aula, non nell'Aula mentre stanno, almeno queste sarebbero le regole che abbiamo. Se dopo non gli comoda può sempre cambiare mestiere, ma per il momento finché... Prosegua, consigliere Montanariello, con l'intervento. Grazie Presidente. Guardi Presidente, capisco che lo metto in difficoltà, però anche i suoi 10 anni sulla bilancia non hanno un grande peso specifico. Prosegua con l'intervento, consigliere. Grazie Presidente. Assessore, è riscontrabile quello che ha fatto, non può più promettere niente. Vedo Presidente Marcato nervosismo e scarsità di idee su come proseguire, ma guardi, la perdono perché so che è una brava persona quando non si parla di politica, quindi sto parlando con Marcato, Presidente. Presidente, vado avanti perché tentano di disturbarmi, riprendo dall'inizio nel caso. Quindi, Assessore, il mio è un ragionamento che non è assolutamente ideologico. Penso che avete visto in Commissione che quando si parla di temi concreti come la casa, a me l'ideologia non interessa né quella di destra né quella di sinistra. Può venire il mio segretario nazionale o la Meloni, quando si parla di cose concrete noi abbiamo una responsabilità che va oltre gli steccati di partito. Ma sul pratico, Assessore, abbiamo provato a vedere se si dà una risposta privi di risposte con questo provvedimento
anche a un'altra emergenza che avviene, che è quella di gente che non va più a lavorare in alcuni comuni a forte vocazione turistica. Oggi nei comuni costieri non si trova più gente che va a lavorare, perché anche se tu gli dai 4.000 euro al mese, pagano 1.200 euro a settimana una casa. Assessore, queste cose in commissione le abbiamo dette, però a noi a volte non è che dire le cose ci piace per occupare il tempo, ci piace anche per provare a essere utili. Abbiamo spiegato che una volta nei servizi pubblici, i servizi, assessore, che abbiamo spiegato sono essenziali alla persona, perché uno che guida un bus, che deve portare una persona a farsi la chemio o a farsi la dialisi, è un soggetto che svolge un servizio essenziale anche se non ha un camice bianco. Uno che la mattina con lo scuolabus porta a lavorare una gran parte dei comuni costieri, una volta c'era la stagionalità di gente che veniva col pendolarismo e oggi non arrivano più. Se noi non pensiamo di dare una risposta a questa gente, è che l'emergenza abitativa rientra anche all'interno di chi lavora o di chi vive in realtà dove le casse vanno a 5.000 euro al metro e anche se tu guadagni 2.500 euro non te la puoi permettere. Concludo, Presidente. Concluda, consigliere. E quindi, Assessore, credo che lei ci abbia messo tanta buona volontà, però ha avuto due problemi. Una grande pubblicità al di sopra delle aspettative e dei risultati concreti che è stata fatta, e non è colpa sua perché la sua onestà intellettuale la conosco e quindi lei è una persona molto pragmatica. Concluda velocemente, consigliere. Il secondo problema, Assessore, è quello che di tutto ciò che abbiamo provato a inserire in questo provvedimento, tante cose sono state accolte e vanno ringraziate, però il recinto del provvedimento è talmente stretto che non permettono di esaudirle. Io la ringrazio anche il Presidente per la pazienza e ci aggiorniamo nel corso dei lavori. Grazie, consigliere Montanariello. Consigliera Luisetto. Grazie Presidente, intervengo anch'io a seguito di quanto detto dalla correlatrice e dai consiglieri che mi hanno preceduto. Parlare di housing sociale significa davvero affrontare uno dei temi più urgenti che il Veneto ha davanti. La casa, lo sappiamo, non è soltanto un bene materiale, dalla casa spesso dipende la possibilità di costruire una progettualità, ma anche soltanto di accettare un lavoro, di potersi curare e di studiare. È uno dei principali fattori che determinano la qualità della vita delle persone e la tenuta sociale dei territori, ed è per questo motivo che ogni investimento volto a aumentare l'offerta di alloggi accessibili va visto come un fatto positivo. Il punto però io credo sia un altro ed è stato anche attraversato dalle parole che mi hanno preceduto. La domanda che ci dobbiamo porre è se questo provvedimento rappresenti una politica regionale per la casa o costituisca un tentativo pure apprezzabile ma limitato di risposta a una crisi che nel frattempo è diventata strutturale. Si tratta, penso, di un intervento utile ma assolutamente non sufficiente. Una cifra che è importante in termini assoluti appare però del tutto insufficiente se rapportata alle dimensioni del disagio abitativo che emerge sempre con maggiore forza in Veneto. Le audizioni di queste settimane, le audizioni soprattutto delle ATER, hanno restituito numeri importanti e anche molto preoccupanti di cui non si può non tenere conto quando si ragiona di casa. Non soltanto gli oltre 7.800 alloggi sfitti, ma anche la percentuale, il dato percentuale di alloggi sfitti aumentato, in particolar modo in alcune delle province che prima sono state elencate. I numeri fanno veramente riflettere perché non li possiamo liquidare come dati amministrativi, sono il segnale di una crisi anche organizzativa che si aggiunge a quella abitativa, perché mentre migliaia di famiglie faticano a trovare una casa a prezzi sostenibili, ci sono migliaia di alloggi pubblici vuoti e questo è un dato di realtà che dobbiamo in prospettiva affrontare, io credo. Questo significa che il problema non riguarda soltanto le risorse disponibili, ma il modo in cui andrà governato il fenomeno. Per questo motivo io credo che sia essenziale affrontare le criticità strutturali emerse anche durante le audizioni per non produrre risultati che rischiano di essere al di sotto delle aspettative, lo diceva il consigliere Montanariello. C'è poi un secondo elemento che preoccupa. Anche questo intervento si inserisce nella logica di un rincorrere l'emergenza, senza che ci sia
ad oggi o ci sia stata in passato una strategia regionale sull'abitare. Da anni chiediamo che il Veneto, ad esempio, si doti, lo avevamo chiesto in campagna elettorale, di un'agenzia regionale per la casa. Non si tratta di creare, a nostro avviso, un nuovo livello burocratico, si tratta di dotare la Regione di uno strumento necessario per provare a coordinare le politiche abitative, mettere in rete le ATER, programmare gli investimenti, monitorare il fabbisogno abitativo e accelerare il recupero degli alloggi sfitti, garantendo criteri omogenei, e di criteri insomma ne abbiamo passate delle difficoltà in merito ai criteri di assegnazione degli alloggi, quindi definire criteri omogenei sul territorio regionale. Serve a nostro avviso un piano pluriennale di recupero degli alloggi oggi inutilizzati. Questo è un buon primo passo, ma serve una strategia di lungo periodo, rafforzare la capacità gestionale delle ATER e costruire una regia regionale stabile per programmare, monitorare e valutare gli interventi nel tempo. In altre parole, serve una politica della casa, perché il diritto all'abitare non può dipendere dalle opportunità offerte da una riprogrammazione europea o da interventi straordinari che si susseguono nel tempo. Deve diventare una delle priorità permanenti della programmazione regionale. In sostanza, perché dalla casa dipende tutto, dipende moltissimo delle politiche pubbliche, è strettamente connessa al diritto alla salute, al lavoro, all'inclusione sociale, al contrasto dello spopolamento dei territori e alla costruzione di comunità più coese. Chiudo semplicemente dicendo, perché molto è stato ribadito, che credo sia appunto un provvedimento utile che può essere l'inizio di una nuova politica dell'abitare, che deve iniziare a mettere risorse, governance e programmazione e farlo strutturalmente, altrimenti rischia di restare un intervento isolato che non ci porterà ai frutti sperati. Quindi io credo, come ho cercato di spiegare, che proprio perché dalla casa passa anche una buona parte del diritto alla salute e al lavoro, sia fondamentale percorrere una strada che non faccia 2 passi in avanti e 4 indietro, ma sia orientata a una programmazione e una governance definite e strutturali. Grazie. Consigliera Luisetto, consigliera Del Bianco. Sì, grazie Presidente. Io intervengo perché penso che comunque questa legge sancisca un passo in avanti, lo dico fin dall'inizio. Io ero favorevole anche alle modifiche introdotte nella passata. Facciamo proseguire il consigliere Del Bianco, per cortesia. Presidente, dicevo, ho apprezzato di fatto i passaggi che sono stati fatti sia sul finire della scorsa legislatura sia anche all'inizio di questa, perché quantomeno testimoniano un sempre maggiore attenzione. Questo va dato atto, c'è. Il punto è che però noi troviamo e arriviamo a constatare il fallimento, questo sì, di quello che c'è stato fino adesso. E noi da questo punto non possiamo non partire, perché il tema che hanno sollevato i miei colleghi non è tanto solo il fatto che il Veneto ha una quantità di patrimonio di case ERP sfitto, è che questo patrimonio ERP sfitto è drammaticamente aumentato nel momento in cui c'è il massimo bisogno. Per cui il fallimento non è tanto solo avere il patrimonio sfitto in sé, perché se quel patrimonio sfitto fosse comunque tanto, ma fosse diminuito, noi avremmo potuto riscontrare un chiaro e oggettivo miglioramento. Quello che abbiamo visto invece in commissione nei giorni scorsi, quando abbiamo udito tutte le ATER, è che questo patrimonio è davvero drammaticamente aumentato. E allora qui noi abbiamo un problema che è strutturale su questo. Per cui non saranno naturalmente 50 milioni a poter risolvere il problema, ma io credo anche che oggi la Regione possa avere in mano alcuni strumenti per andare ad invertire questo trend. Il primo, dobbiamo dircelo, non è solo colpa della Giunta regionale, io questo ci tengo a dirlo, perché abbiamo visto in commissione la settimana scorsa che ci sono ATER che viaggiano a diverse velocità.
C'è chi, come l'Ater di Rovigo, è riuscito a invertire il trend, questo va detto, perché ha diminuito del 12% gli appartamenti sfitti, c'è chi, come l'Ater di Belluno, invece li ha aumentati del 50%. Questo va detto. Così come non è normale, non ci si può non porre dei problemi nell'Ater di Padova se vediamo che gli appartamenti sfitti in 3 anni sono aumentati in un numero di unità pari a 490 in una provincia come quella di Padova. Non possiamo non porci il problema che l'Ater di Venezia ormai ha numeri esplosivi da questo punto di vista. Allora, oggi veniamo da un lungo pomeriggio in cui abbiamo rivisto anche tutte le nomine e i CDA, io penso, spero e credo che l'assessore darà dei mandati precisi anche e soprattutto in quelle Ater in cui oggettivamente in questi anni si è lavorato, e lo dicono i numeri, non bene. Perché pensare che nella città di Belluno, dove abbiamo sentito anche i problemi che ci sono sulla casa anche quando abbiamo fatto le audizioni sul carcere, tanto per dirne uno, nella sola città di Belluno il patrimonio Ater sfitto è aumentato dell'81% in 3 anni. Allora io penso che questo sia un dato incredibile se noi lo raffrontiamo all'emergenza casa che c'è. E allora non possiamo far finta di non vederlo, perché vuol dire che evidentemente più di qualcosa non ha funzionato. L'altra cosa che dico è che però ovviamente non conta solo la diversa velocità delle Ater, conta anche la dotazione economica. Allora, anche qui veniamo da momenti in commissione in cui abbiamo fatto ampie discussioni sul bilancio, per cui noi di fatto giudicheremo la vera efficacia di questa nuova normativa sulla casa, non tanto sugli annunci naturalmente del piano casa, ma la giudicheremo a partire da un dato che è un dato politico ed economico. Cioè, se nella manovra di impegno dell'avanzo ci saranno fondi aggiuntivi sulle case, allora possiamo dire che ci sarà una vera attenzione della Giunta regionale alla questione casa. Se non ci sarà, allora saremo costretti a dire che questa attenzione era solo un'attenzione mediatica e di propaganda. E questo lo dico perché è stato ricordato, non possiamo anche far finta di non vedere le cifre che stanno girando in questo momento. Sarà un fatto tecnico, non sarà un fatto tecnico, ma è un dato di fatto. La Giunta si trova nella disponibilità almeno 130 milioni che possono essere impegnati nella prossima manovra di applicazione dell'avanzo. Milioni che vanno applicati sul fondo investimenti. E quindi cosa meglio del bando e dei bandi sull'edilizia residenziale pubblica che avremo in autunno? Sembra quasi un percorso designato. Mi aspetto quindi che al di là dei 50 milioni ci sia l'impegno diretto della Regione, perché siamo in una condizione particolare, abbiamo appena rinnovato tutti i CDA e abbiamo risorse a disposizione. Adesso è l'ora davvero di dimostrare che crediamo sulle politiche della casa. Lo capiremo in pochi mesi, questo sarà sicuro. Quindi io, diciamo così, mi lascio il beneficio del dubbio in questa fase e auspico che a fine di questa legislatura gli impegni economici siano importanti e non vediamo più Ater che invece, oltre a diciamo così, avere una disponibilità di alloggi pubblici sempre minori, diminuiscono anche a tutti gli effetti i numeri delle case che riescono a dare in alloggio. Quindi è un primo momento che guardiamo, diciamo così, con il beneficio del dubbio. Grazie consigliere Del Bianco. Consigliere Dalla Pozza. Grazie Presidente, ma un intervento breve anche per non ripetere quanto già detto dai colleghi, ma per sottolineare un aspetto, ovvero che dovremmo ringraziare la crisi demografica in atto in questo momento qui, perché altrimenti da emergenza staremmo parlando di un'altra cosa, staremmo parlando di un fenomeno incontrollabile in cui le proteste di piazza sarebbero all'ordine del giorno. Dobbiamo ringraziare la crisi demografica, ma non possiamo ringraziare invece la pianificazione urbanistica. Al suo fianco, Assessore, oggi sarebbe stato bene che ci fosse anche l'Assessore Zecchinato, perché in una regione
che rimane la seconda in Italia per consumo di suolo, avere un'emergenza abitativa drammatica come quella che abbiamo riscontrato anche dai dati che ci sono stati illustrati nelle scorse settimane, significa solo una cosa, che abbiamo una moltitudine di persone che non hanno casa, pur avendo noi costruito un sacco sul nostro territorio negli ultimi anni. Questi fenomeni qui non sono solo legati alle politiche pubbliche, ma sono anche legati alle politiche pianificatorie, al mancato intervento del pubblico in quello che è il mercato della domanda e dell'offerta, perché oggi una parte di coloro che si rivolgono al pubblico per avere un alloggio potrebbero rivolgersi al mercato privato, peccato che gli affitti siano totalmente inaccessibili. Allora, su questo noto un deficit di dibattito, ovvero sul domandarsi quali siano le cause di una regione appunto che ha costruito moltissimo e che porta la maggior parte dei nostri comuni capoluogo ad essere comuni ad alta tensione abitativa. E questa è una domanda sulla quale, non ne faccio ovviamente una colpa a lei, ma sulla quale dovremmo interrogarci tutti, perché altrimenti continuiamo a mettere questo progetto di legge lo è, mettiamo pezze a una situazione che invece ha bisogno non di soluzioni di volta in volta emergenziali, ma di soluzioni che abbiano una prospettiva più lunga. Avete fatto in questa rimodulazione, che arriva poi dai fondi Porfes, una risistemazione di cespiti che erano già a bilancio e che dovevano servire ad altre cose. Abbiamo deciso che questa è la destinazione, con qualche difficoltà applicativa, mi consenta, perché nel momento in cui si mettono alcune prescrizioni per orientare anche le opzioni che andranno sulla realizzazione, sul riatto degli alloggi, secondo me saranno, ma l'abbiamo già detto in Commissione, saranno anche di difficili applicabilità. Vi invito a leggere con attenzione, invito i colleghi che non l'hanno fatto a leggere l'articolo 1, che se letto tutto d'un fiato, secondo me qualche problema lo può dare a livello interpretativo per chi lo legge, quindi vi invito già da ora a preparare delle FAQ da distribuire poi per l'interpretazione di quella che sarà la legge, perché secondo me chi si troverà poi ad applicarla sul territorio qualche difficoltà la potrebbe avere. E in questo ribadisco quanto già detto in Commissione, ovvero c'è un tema che va preso in considerazione e sul quale forse in parte la legge pone rimedio o qualcosa comunque dice, che è quando si mettono le mani su immobili che hanno magari difficoltà strutturali all'interno sull'involucro stesso e non hanno difficoltà, magari non hanno problemi per quanto riguarda gli alloggi, hanno problemi che sono minori. Ecco, su questo va fatto sicuramente un ragionamento, perché noi interveniamo sul singolo alloggio, ma spesso abbiamo patrimonio che non può essere semplicemente riattato quando l'intervento è di natura più strutturale, perché ad esempio abbiamo il tetto che ha problemi. In questo serve una grande alleanza tra Regione, Ater, comuni, altri enti che possiedono beni, perché solo se viene fatta una cabina di regia unica si risolve il problema, o si mette nel mirino il problema con una possibilità di risoluzione complessiva e a medio-lungo termine. Vanno benissimo gli interventi puntuali, ma come diceva prima anche il collega Del Bianco, poi li dobbiamo misurare fra 3 mesi, quando inizieremo la discussione sul bilancio. Ecco, in quel momento lì verificheremo se la volontà dell'amministrazione regionale attuale è una volontà sistemica
o è stata una volontà puntuale legata a un episodio, ovvero a, a ciò che è in discussione oggi. Ecco, quindi l'apertura e la benevolenza per quanto riguarda questo provvedimento la trova, e credo che in Commissione abbia anche trovato una minoranza disponibile a confrontarsi senza pregiudiziali. Però la invitiamo, Assessore, a fare in modo che fra 3 mesi, quando andremo a aggiornare il documento di economia e finanze, quando cominceranno a esserci le poste di bilancio, ci siano anche risposte a quanto abbiamo detto durante questa discussione e rispetto a quanto abbiamo detto durante la discussione fatta in Commissione. Altrimenti il giudizio non sarà più ovviamente benevolo e ne trarremo una conseguenza, ovvero che si parla di casa solo ed esclusivamente in certi momenti e poi si accantona nuovamente il problema. Abbiamo avuto un'occasione, l'avete avuto anche voi nella ricognizione fatta con le ATER, di capire realmente qual è in maniera anche impietosa, devo dire, qual è la situazione. Prendetene atto, avete amministrato fino ad oggi e continuerete ad amministrare per i prossimi 5 anni, ci aspettiamo che dalla presa d'atto si passi anche alla proposta organica, in modo tale che su un tema che non deve essere divisivo possa esserci anche il nostro accompagnamento, in modo tale che vengano risolti i problemi e non semplicemente affrontati puntualmente quando si presenta l'occasione. Grazie. Consigliera Sambo. Sì, nelle ultime settimane abbiamo potuto in Commissione analizzare con attenzione i dati delle ATER. E da questi dati emerge un fattore drammatico. In Veneto sono circa 13.000 le persone in attesa, le famiglie direi, in attesa di un alloggio pubblico e quindi persone che non solo che hanno bisogno ma anche hanno diritto ad un alloggio pubblico. E sono quasi all'incirca, sono sicuramente più di 9.000, sono circa 9.000 le case sfitte ATER, quindi abbiamo 13.000 persone in attesa di un alloggio pubblico, anzi famiglie in attesa di un alloggio pubblico, e circa 9.000 le case ATER sono sfitte. Quindi non dico che riusciremo, restaurando quella, ad accogliere tutte le domande, ma è evidente che ci sarebbe una gran parte, più della metà, ecco, delle domande adesso in attesa sarebbe accolta. Quindi è evidente che politiche sulla casa per rispondere a un'emergenza abitativa che ormai è drammatica in tutto il territorio nazionale, ma lo vediamo anche nel territorio veneto, potremmo farlo. E vorrebbe dire che diamo una risposta certamente appunto a chi è in lista d'attesa, ma poi ci sarebbe da fare molto altro, perché c'è chi non riesce ad entrare, non è nemmeno in lista d'attesa, nel senso che non fa domanda attraverso, diciamo, i bandi ERP, ma che comunque non riesce ad accedere al tema della casa. E il problema vero è che in questi anni, in questi decenni, direi, è mancato un vero piano casa regionale in Regione del Veneto e l'emergenza abitativa è cresciuta. Prima venivano giustamente ricordati, io appunto ho parlato di questi dati generali, ma anche dei dati drammatici, e giustamente anche il collega Del Bianco diceva ci sono anche altre che vanno meglio e che vanno peggio. La situazione ovviamente veneziana, insieme a quella di Belluno, insieme a quella di Padova, sono sicuramente tra le più complicate, e onestamente anche alcune risposte che sono state date in sede di Commissione sono più scuse che altro, perché in Commissione noi abbiamo portato il dato di Venezia, dove il 32%, quindi una casa su 3, è sfitta, dato che non c'è in nessuna città capoluogo di tutta Italia, questo ve lo posso assicurare, di solito si aggira tra il 10 massimo il 15%, quindi siamo proprio fuori dalla media nazionale, con la scusa dicendo ma c'è Venezia città d'acqua che pone il problema. Abbiamo fatto un calcolo, abbiamo tolto le città, scusate però così è impossibile intervenire, capisco che possa dar fastidio, però è impossibile intervenire. Abbiamo provato a fare, diciamo, un ragionamento matematico togliendo le case della Venezia città d'acqua, alla fine sono il 30% gli alloggi sfitti, quindi è comunque 1 su 3 è sfitto, e non di certo per colpa di Venezia.
e troppo spesso Venezia è stata utilizzata come scusa in qualche modo per non dare le risposte. È vero, Venezia, e sicuramente il dato i numeri, diciamo, della necessità di finanziamenti sulle case di Ater Venezia ne è la dimostrazione, ha dei costi diversi ed è per questo che ha bisogno di fondi speciali a partire dal rifinanziamento dello Statuto Speciale per Venezia, ma anche di altri fondi e probabilmente anche di altri meccanismi, ecco, sulla gestione di Venezia, tanto si parla di autonomia. Ma questo non può essere utilizzato come scusa e soprattutto poi alla fine non devono essere a pagarla gli altri territori vicini, perché appunto per troppo tempo e anche in Commissione è stata utilizzata come scusa, facendo lasciare intendere che il problema è di Venezia e non in realtà di Ater Venezia, che sta gestendo molto male la situazione, perché appunto togliendo Venezia abbiamo comunque una casa su 3 sfitta e sono dati drammatici. Ma non solo, continua a Venezia in modo esponenziale, ma in tutto il Veneto dei dati che sono mostrati, ad aumentare in questi ultimi 5 anni la richiesta delle famiglie. Cioè non solo in questi anni non siamo riusciti ad accontentare le famiglie che da anni chiedono una casa, ma addirittura nel caso di Venezia sono più che raddoppiate le famiglie in attesa di una casa, ma nel resto del Veneto la situazione non è tanto migliore. Migliaia di case pubbliche che restano chiuse, mentre migliaia di famiglie aspettano una risposta ed è una situazione che non possiamo più accettare. Per questo va bene quello che è stato messo in campo, che non sono poi 50 milioni, ma l'hanno ricordato anche gli altri colleghi, per le case ERP sono 25 milioni, quindi insomma è ancora meno rispetto, diciamo, alla portata di quella che poteva essere comunque una manovra, ecco, sulla questione casa, ma vi aspettiamo adesso con il prossimo bilancio. Tra 2 settimane si andrà a votare, ci sono 130 milioni di avanzo, vediamo se effettivamente sono solo proclami elettorali quelli che parlano, come avete fatto voi, di casa durante l'ultima campagna elettorale, oppure se dai proclami e dalla campagna elettorale passeremo ai fatti, perché negli ultimi 10-15 anni è evidente, questo lo dicono i dati, l'investimento non c'è stato. Lo avete promesso in campagna elettorale, vi metteremo alla prova col prossimo bilancio. Grazie consigliera Sambo. Non vedo altri interventi, quindi chiudiamo la discussione generale. Non so se ci sono repliche da parte della Giunta, non mi pare, e quindi come d'accordo, siccome ci sono degli emendamenti che dobbiamo vedere, facciamo una sospensione. Vi bastano 10 minuti? Ok, allora di 10 minuti riprendiamo alle 17:55.
Prego, prendete posto. Iniziamo con le votazioni. Buon. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Prego. Segretario, è in ritardo, Devo firmare. La vacanza qua. Ascolta, bene, emendamento numero 1. Assessore, parere. Grazie Presidente, parere contrario. Lo dai per letto? Bene. Aperta la votazione. Controllate i terminali se si agganciano. No, tranquillo. Riuscite a collegarvi? Chiusa la votazione. Secondo emendamento, ovviamente è respinto. Secondo emendamento, parere. La presentatrice lo dà per letto, la ringraziamo. Aperta la votazione. Buoni. Scusate, c'è la consigliera Vianello che è al terminale con problemi. Dai, mettiamo verbale il parere, casomai. Votato? Boh. Chiusa la votazione, respinto. Terzo emendamento, parere? Prima lo illustro. Vai. Grazie Presidente. Questo lo illustro perché vorrei lasciare a verbale il fatto che questo emendamento, come il primo, chiedeva che se non ci saranno i tempi per portare in commissione il provvedimento, io chiedevo che fosse tolto il fatto che poi si prescinde dal parere della Commissione. Durante l'ufficio di presidenza mi è stato detto che l'assessore vuole coinvolgere gli ATS e quindi anche i comuni nella definizione, diciamo, dei contenuti che poi saranno eventualmente posti nella delibera. Quindi apprendo che il percorso di coinvolgimento non solo ci sarà, ma anche che i tempi, no, con cui noi dobbiamo spendere questi soldi saranno congrui a far passare in commissione le delibere. Quindi l'impegno che era arrivato in commissione è stato poi ribadito oggi dall'assessore. Quindi questo emendamento, cioè l'ultimo, lo ritiro, impegnandoci a tutti quanti a fare in modo che nella Commissione noi vedremo i provvedimenti e ne potremo dare parere, ma allo stesso tempo che i comuni tramite gli ATS possano essere davvero informati su cosa accadrà. Questo lo dico perché purtroppo tanti comuni magari tecnicamente non riescono a leggere tutta la norma, non sanno i ragionamenti che noi abbiamo fatto e possono faticare poi a fare delle proposte. Grazie. Grazie consigliera. Assessore? Quindi, grazie, quindi non si vota. Votazione all'articolo 1. Aperta votazione. Articolo 1, consiglieri. Chiusa la votazione, approvato. Articolo 2, aperta la votazione.
Chiusa la votazione, approvato. Articolo 3. Aperta la votazione. Articolo 3. Chiusa la votazione, approvato. Abbiamo la votazione finale, non vedo iscritti. Vedo iscritti. Consigliere Assumsky, prego. Per dichiarazione di voto. Ecco, esprimiamo il voto. Per favore. Esprimiamo il voto favorevole al provvedimento, benché abbia ovviamente una insufficienza rispetto alle esigenze che sono ampiamente illustrate, ma comincia a essere un taccon e piuttosto che niente meglio iniziare. Chiaramente l'auspicio è che la strada venga poi ampliata, perché l'intervento sul punto di vista residenziale è tremendo, il patrimonio è abbandonato, è una cosa che da sindaci ci siamo resi conto tutti, e quindi questo che sia di buon auspicio, perché questo è un problema emergente e riguarda, e ci auguriamo che venga come abbiamo, anche prevalentemente i nostri concittadini veneti. Prego, consigliere Montanariello. Grazie Presidente. Un provvedimento sicuramente importante, ma che vede una leggera convinzione di affrontare davvero il problema e una ferma timidezza su tutto ciò che di storico non è mai stato affrontato. Sicuramente è un provvedimento che ha caratteri di buona volontà, ma ha pochi caratteri dove oggettivamente si può pensare che sia una risposta concreta e effettiva a quelle che sono le necessità e le necessitudini del problema Cassa in Veneto. Quello che i miei colleghi hanno detto, insomma, hanno rappresentato uno spaccato sicuramente diverso da quello che questo provvedimento farà, però è evidente che non ci sono pregiudizi o processi alle intenzioni, e in attesa anche, come è stato più volte ribadito, delle prossime fasi di bilancio, dove si potrà vedere davvero se questo è lo spot pubblicitario del Presidente Stefani o è un provvedimento concreto che crede nella sua azione. Ci sarà una giunta che verrà messa alla prova, quindi il beneficio del dubbio lo concediamo tutto e ci asterremo come segno di buona volontà e di collaborazione per l'interesse dei problemi dei veneti e non di confronto politico. Grazie. Consigliere Bevilacqua. Grazie Presidente, cari colleghi, gentili colleghi. Io credo che questo progetto di legge non sia solamente un semplice esercizio di bilancio, ma è un passo importante, come è stato detto negli interventi precedenti, un atto di coraggio e di determinazione politica. È la dimostrazione come il Veneto sappia anticipare i tempi, governare quelle che sono le emergenze, creare anche, trasformarle anche in opportunità. Non ci si limita a fotografare una crisi abitativa, ma si risponde con il pragmatismo che sempre ci contraddistingue. L'accesso alla casa è una leva strategica di equità, coesione e tenuta sociale. L'Europa ci chiede di agire e il Veneto ha risposto presente. Questa riprogrammazione è un'opportunità che la Regione Veneto ha saputo cogliere con tempestività e anche con molta responsabilità. Sul tavolo ci sono appunto 50 milioni, ma il valore non si misura solamente nelle cifre, ma si misura anche nella qualità della nostra visione. Sostenere e attivare il social housing, riprogrammare queste risorse permetterà appunto del tempo di generare nuova linfa economica e aggredire, tra virgolette, il problema degli alloggi ERP sfitti che necessitano di manutenzione. Ma si va anche a intercettare quel patrimonio pubblico disponibile, appunto non ERP, che rischia magari di rimanere inutilizzato. Obiettivo: recuperare, riqualificare, rigenerare, rimettere in circolo il patrimonio pubblico per metterlo a servizio di cittadini. Questo provvedimento cammina di pari passo anche con la grande intuizione del piano Generazione Casa promosso dal nostro Presidente Stefani. L'attenzione deve sempre rimanere alta nelle situazioni di maggiore bisogno, ma oggi noi accendiamo i riflettori anche su quella fascia appunto di cui si parlava, quella fascia intermedia a volte invisibile, di figure vitali per le nostre comunità, di operatori del sistema sanitario e sociosanitario che prestano servizio nelle aziende ed enti del servizio sanitario regionale
regionali e nelle nostre IPAB. Queste persone garantiscono servizi essenziali, sociosanitari, ma sono a volte schiacciate da un mercato privato complesso, non essendo in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, non riescono a trovare a casa o magari non sono in grado di sostenere i canoni del mercato privato. Pensiamo anche ai giovani infermieri. Purtroppo il costo degli affitti e la carenza degli alloggi in alcuni casi possono creare delle nuove fragilità. E così manca personale sociosanitario, ce lo siamo detto, nelle nostre strutture del nostro territorio. Ecco, dobbiamo guardare e trattenere questi professionisti. Attivare il social housing significa quindi dare stabilità a chi fa girare la nostra sanità e anche la nostra economia, perché sicuramente la priorità è il personale sociosanitario, ma poi verranno anche le giovani coppie che voglio appunto mettere su famiglia. Significa favorire la permanenza dei neoassunti in Veneto, offrendo un sostegno concreto. Sappiamo sicuramente che la sfida è complessa, che il tema casa porta con sé 1000 variabili, ma la politica delle responsabilità non si nasconde dietro alle difficoltà, le affronta. Questo testo ci posiziona in prima linea per intercettare e utilizzare anche eventuali futuri canali di finanziamento. Con Generazione Casa poi diamo appunto una risposta di dignità a chi lavora, a chi produce, a chi crede nel futuro di questa terra. Questo è il modello Veneto, risposte concrete, attenzione alle persone. Rinnovo naturalmente il mio applauso all'assessore e naturalmente anche al lavoro della seconda commissione. Sosteniamo convintamente questo progetto di legge e invito l'Aula naturalmente a votare favorevolmente. Grazie. Prego, consigliera Ostanel. Grazie Presidente. Senza il nostro impegno oggi questo provvedimento avrebbe aperto un varco molto negativo per questa Regione, cioè noi avremmo avuto un progetto di legge che senza un intervento in Commissione, con degli emendamenti puntuali, oggi avrebbe permesso ad Atere e Comuni di svincolare patrimonio di edilizia residenziale pubblica e trasformarlo senza remore in edilizia residenziale sociale. E lo dico perché questo è il problema fondamentale di chi pensa che la sostenibilità economica sia l'unica base con cui noi dobbiamo valutare un intervento sul diritto alla casa. Ma non è così, perché è vero, come diceva la collega, noi sappiamo che le fasce grigie possono pagare un affitto più alto di chi sta in edilizia residenziale pubblica, ma questo non può essere quello che ci porta a non investire sul diritto alla casa. E questa Regione lo ha fatto per 20 anni. Ho fatto diverse battaglie qui con l'assessore Corazzari, chiedendogli che negli anni precedenti mettesse i fondi necessari per intervenire sul riatto del patrimonio ERP sfitto, ma nulla è stato fatto. E i dati che abbiamo raccolto dalle ATER nei giorni scorsi ci testimoniano che avevamo ragione. Avevamo ragione perché il sistema del patrimonio pubblico in questa Regione è ormai così tanto sfitto, oltre il 20%, che più noi ritardiamo a metterlo a posto e più quel patrimonio costerà per metterlo a posto. Allora oggi noi siamo entrati in quest'Aula con un provvedimento che non permette a Atere e Comuni di svincolare senza limiti patrimonio ERP, perché ci siamo impegnati come minoranza a mettere un controllo con degli emendamenti puntuali proprio sulla norma. E io partirei da qui, perché attenzione, e lo dico in quest'Aula, se non prendiamo questo principio, che quando parliamo di ERS, di edilizia residenziale sociale, dobbiamo ricordarci che se la facciamo dobbiamo parallelamente investire sull'ERP e riattare, noi avremo delle liste d'attesa di persone che hanno necessità di casa pubblica che continuerà a aumentare, oltre 13.000 persone solo in questa Regione. Allora noi abbiamo messo dei correttivi importanti che sono il fatto che l'ERS deve sempre andare con vincoli di reddito e non invece solo a categorie di determinati lavoratori. Abbiamo messo che devono essere svincolate al massimo per 5 anni, perché questo è un altro grande tema che abbiamo posto, e abbiamo posto che ci sia la partecipazione del Consiglio, della Commissione e degli amministratori locali all'elaborazione di questo provvedimento. Quindi io penso che abbiamo fatto un lavoro positivo, ma non sufficiente. E chiudo su questo. Non sufficiente perché 25 milioni di euro sono pochissimi. Il piano Generazione Casa, che veniva citato ed è il piano che il Presidente Stefani racconta sui social e sui giornali, non c'è, non esiste. Ancora noi non abbiamo visto niente. Il piano casa annunciato non c'è.
allora noi possiamo dirci in quest'Aula che stiamo facendo un lavoro egregio sulla casa, ma noi non ci crediamo agli annunci, vogliamo vedere le carte. Allora, fino a che il Presidente Stefani non arriverà qui con un piano straordinario di investimento pubblico sul rifacimento dei nostri immobili sfitti vuoti, che sono appunto oltre il 20% del patrimonio, finché il Presidente Stefani non arriverà qui con una norma sensata sull'edilizia residenziale sociale e non un articolo che cercava in maniera surrettizia di liberalizzare quello che è la trasformazione da ERP a ERS, fino a che non vedremo un vero piano generazione casa dove i giovani riusciranno a prendere casa in questa regione, ma perché ci sarà anche un correttivo nell'alloggio privato, finché non vedremo questo noi non gioiremo, quindi non riusciamo a credere alle favole e questo è quello che purtroppo ancora sta accadendo all'interno di questo Consiglio. Oggi abbiamo fatto delle correzioni, stiamo portando a casa un piccolo articolo, una piccola trasformazione, per cui anch'io ringrazio l'assessore Roma e i tecnici perché ci abbiamo lavorato insieme, ma fino a qui siamo arrivati, non stiamo parlando della rivoluzione sul diritto alla casa in Veneto perché altrimenti non saremmo delle persone che raccontano la verità in quest'Aula. Quindi il voto per quanto riguarda il gruppo Alleanza Verdi Sinistra Reti Civiche sarà astenuto perché crediamo che sia un passo avanti perché abbiamo contribuito a farlo in maniera forte, ma sicuramente non è la soluzione al problema per il diritto alla casa in questa regione. Grazie consigliera, non vedo altri iscritti. Aperta la votazione. Votazione finale PDL 72. Avete votato tutti? Mentre attendiamo la fine della votazione, non ce la facciamo fare un altro punto veloce? Ma possiamo anticipare un punto più veloce? No? Aspettate un attimo. Ormai che siamo qua. Chiusa la votazione, approvato. Allora, e complimenti a chi ha lavorato per questo PDL. Abbiamo il punto 52, scusate, fate attenzione, sto parlando del vostro futuro, prossimo, cioè i prossimi 20 minuti. Abbiamo il progetto 52, disposizione per il contrasto dell'occupazione e l'utilizzo degli abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che abbiamo fatto. Poi abbiamo, che altri punti abbiamo? E quindi il 52 allora? 52. Prego? E quello dopo? Quello sulle auto d'epoca? Le auto d'epoca? No, è più che altro per recuperare almeno un provvedimento. Domani non si continua e quindi dicevo il 27 mattina, sì, alle ore 10. Con quello che ci rimane. Quindi se si può alleggerire qualcosa. 27. Auto d'epoca. È una roba veloce, lo facciamo. Siete d'accordo? Anticipiamo il punto. Signori, proviamo, via. Prego. Apriamo la discussione sul punto, adesso non mi ricordo il numero, adesso do gli estremi. Prego, consigliere Bozza. È un punto veloce, cerchiamo di fare attenzione così lo facciamo velocemente. Grazie Presidente. Siccome il punto... C'è il consigliere Bozza che sta intervenendo come
Relatore. Grazie Presidente. Sì, allora cercherò di sintetizzare, vista la gentile concessione, e il punto che di per sé si sostanzia in questo. Voi sapete che il patrimonio delle auto storiche è un patrimonio estremamente importante, è stato riconosciuto ovviamente anche nelle ultime sentenze della giurisprudenza, dove proprio si è messo in evidenza che nel momento in cui c'è un equilibrio da contemperare, che è quello appunto del patrimonio storico, e anche l'altro equilibrio, che è quello ovviamente della salvaguardia dell'ambiente, va considerato che le auto storiche fanno parte di uno di quegli equilibri che vanno assolutamente contemperati e tutelati. Soprattutto in considerazione anche della scarsa incidenza che hanno i veicoli storici di due categorie, quello dai 20 anni ai 29 anni e quello ultra trentennale. Che cosa dice, Presidente e colleghi, questo provvedimento? Dice semplicemente che nel momento in cui c'è il blocco delle auto, limitazioni ovviamente in riferimento al periodo in cui appunto l'Europa, la Regione e il nostro Paese decide di limitare la circolazione per ovviamente fattori climatici e ambientali, c'è la possibilità, come avviene anche in altre regioni, che le auto storiche certificate possono avere la deroga per poter circolare in quali condizioni? In due condizioni specifiche, uno per recarsi alla manutenzione delle auto ovviamente nel periodo, quindi anticipo già anche la modifica fatta all'emendamento proprio su suggerimento di qualche collega che ringrazio anche perché si è accorto giustamente di qualche piccola discrepanza. E per raggiungere, dicevo, le carrozzerie per la manutenzione e quindi garantire il preservamento di questo patrimonio nei periodi di blocco delle auto, e dall'altro per garantire la circolazione per partecipare agli eventi e ai famosi raduni storici. Queste sono le deroghe che vengono consentite in questo progetto di legge, fatta salva la facoltà sacrosanta e insindacabile dei sindaci di poter ovviamente limitare la circolazione con determinate proprie ordinanze amministrative qualora ci siano rilevanti situazioni ambientali da tutelare e quindi anche oltrepassare chiaramente questa esigenza pragmatica e necessaria per coloro che sono i possessori di auto storiche certificate. Questa è la sintesi, quindi io mi limiterei qui perché il provvedimento è molto semplice. È chiaro che è un segnale importante a questo mondo. È un segnale che tra l'altro stanno anche a livello nazionale cercando di predisporre una legge che vada in questa direzione, ma sappiamo che oggi è facoltà delle regioni poter limitare questi tipi di circolazioni. Quindi noi chiediamo di poter tutelare i veicoli solo in queste due circostanze che ci consentono di garantire la partecipazione ai raduni e dall'altra la manutenzione dei veicoli stessi. Grazie. Grazie consigliere. Correlatrice Monica Sambo, consigliera Sambo, prego. Ma sì, sarò molto veloce perché ovviamente il relatore ha ovviamente già esplicato in modo chiaro quali sono le modifiche anche minime in un certo senso. Quello che ci abbiamo provato però a fare, dopo ci sarà il consigliere Dalla Pozza che ovviamente spiegherà meglio anche l'emendamento, è provare un po' a ridefinire e specificare meglio quella che a parer nostro poteva essere in qualche modo un qualcosa che poneva problemi di equità. Chiediamo ovviamente ogni giorno sacrifici ai cittadini proprietari di veicoli più vecchi e inquinanti, che spesso però ovviamente non hanno le possibilità economiche di cambiare il veicolo, però sono scelte necessarie ovviamente per garantire un ambiente più sostenibile, e rischiamo senza queste opportune modifiche magari invece di riconoscere una deroga generalizzata
a chi possiede un veicolo storico certificato, che però invece diversamente ha le possibilità economiche proprio perché è in possesso della certificazione di questo veicolo storico differentemente. Quindi ci sono anche questioni di equità che vanno calibrate, e per questo in modo, diciamo, da quello che ho capito anche in modo favorevole, insomma, da parte del proponente, andremo ad illustrare l'emendamento e speriamo, insomma, che possa essere accolto per riequilibrare. È evidente che il provvedimento, insomma, ha comunque una sua necessità e da questo punto di vista adesso valuteremo anche in seguito, insomma, l'approvazione o meno dell'emendamento come procedere. Grazie. Grazie consigliera. Consigliere Dalla Pozza. Prego. Sì, grazie Presidente. Io ringrazio il consigliere Bozza perché con la sua proposta mette ordine anche ad alcune delle deroghe che gli enti locali devono inserire all'interno delle proprie ordinanze per la circolazione dei veicoli storici, ma il provvedimento secondo me resta con un problema, ovvero è persino aggravato forse dall'emendamento presentato, perché non limita più al sabato e alla domenica la circolazione, ma la amplia a tutti i giorni della settimana. Allora, due considerazioni. La prima, intanto è possibile provvedere tramite un provvedimento, in questo caso un PDL, a regolamentare quelle che sono le limitazioni del traffico. Questa Regione ha scelto nel tempo, mi dispiace che non ci sia l'assessore Venturini, ma lo direi anche in sua presenza, ha scelto da tempo di scaricare, passatemi il termine, sulle amministrazioni comunali il compito di fare le ordinanze di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti e di tutte quelle altre limitazioni che servono a rendere l'aria maggiormente respirabile nei momenti in cui i picchi di inquinamento sono maggiori. Altre regioni, come la Lombardia, da tempo invece hanno fatto un'altra scelta, che è quella di provvedere attraverso un unico provvedimento regionale a stabilire quali sono i provvedimenti di limitazione anche della circolazione dei veicoli. L'ho detto anche in Commissione e lo ribadisco, questa è una regione nella quale se un agente di commercio passa non da una provincia all'altra, ma da una città all'altra, trova provvedimenti di limitazione della circolazione che variano da comune a comune, da provincia a provincia, e quindi avere un unico provvedimento che consenta di sapere con certezza in che modo spostarsi all'interno della regione durante i momenti in cui l'inquinamento è maggiore sarebbe sacrosanto. La deroga che introduce attraverso il PDL il consigliere Bozza che cosa fa? Dice sulla base del fatto che le auto storiche sono poche, consentiamo a loro di girare liberamente. Ecco, allora c'è una questione legata all'equità, lo accennava prima la correlatrice Sambo, e cioè se ho una macchina vecchia non posso normalmente circolare perché sono le auto più inquinanti, ma se ho una macchina che è iscritta al registro storico lo posso fare. Battuta. Ma se hai la macchina vecchia iscriviti al registro. No, perché per potersi iscrivere al registro e avere la certificazione è necessario rispettare alcune caratteristiche, oltre che sostenere alcuni costi. Una delle caratteristiche è avere i pezzi originali. È evidente che soprattutto nelle auto più vecchie e di proprietà di persone che hanno meno disponibilità economica, avere pezzi originali diciamo che non è sicuramente tra gli obiettivi. Faccio anche qui un'ulteriore precisazione: il catalogo delle emissioni Linemar, che è una prerogativa tra l'altro della Regione, dice, lo dico per chi dopo dice ma bene, le emissioni dei veicoli rappresentano soltanto una piccola percentuale delle emissioni totali. No, perché nei centri urbani, sono dati che reperite perché sono dati della Regione, nei centri urbani le emissioni dei veicoli rappresentano il 30% delle emissioni totali, insieme alle emissioni da riscaldamento e alle emissioni industriali. Allora,
Chiudo perché non voglio neanche tediare il Consiglio, anche se mi piacerebbe fare una discussione sui temi dell'ambiente e dell'aria che respiriamo in Regione. L'emendamento dice semplicemente questo, ovvero consentiamo ai veicoli storici di circolare liberamente il sabato e la domenica e per recarsi nelle officine. Il resto del tempo fanno esattamente quello che fanno tutti gli altri, al di là poi del fatto che, come diceva il collega Bozza, sono pochi veicoli e normalmente sono sicuramente in proprietà di persone che avranno un altro veicolo sicuramente non inquinante per potersi muovere. L'interesse per la valorizzazione dei veicoli storici non può confliggere con un interesse costituzionalmente anche maggiormente tutelato, che è il diritto alla salute. E visto che ogni anno chiediamo alle amministrazioni comunali e ai cittadini di sopportare un sacrificio, che è quella di limitare il proprio spostamento per un bene comune, che è quello della salute, allora si può chiedere, credo, anche con le dovute deroghe, ovvero per recarsi a fare interventi manutentivi e anche per partecipare a manifestazioni motoristiche nel fine settimana, ai possessori dei veicoli storici di adeguarsi a quelle che sono le richieste di limitazione della circolazione veicolare, soprattutto rivolte ai veicoli più anziani, a chi ha un veicolo che è iscritto a un registro storico. Quindi il provvedimento complessivamente è un provvedimento sul quale non posso non essere d'accordo, mi trovo invece parzialmente in disaccordo sul fatto delle specifiche che questo provvedimento introduce, che provo a sanare, se mi passate il termine, con l'emendamento proposto. Grazie. Grazie a lei, consigliere Dalla Pozza. Non vedo altri interventi, penso di non sbagliarmi. E quindi passerei a chiudere la discussione generale e a iniziare la votazione. Devi sospendere perché ci sono gli due emendamenti. A iniziare la votazione all'articolo 1, però ci sono prima gli emendamenti, quindi chiederei che la Commissione si riunisce in un minuto e mezzo, 2 minuti, nella Sala del Leone e poi passiamo alla votazione. Presidente della Commissione. Saranza. Forza. Dai, alla Sala del Leone vedete 2 emendamenti. Una roba veloce, Enoch. Grazie. Sala del Leone per la Commissione, 2 minuti.
Potete chiamare la commissione? Qualcuno va? Avete fatto? Bravissimi. Ok, avanti. Ma tu sei già pronto per la seconda? Prego, prendete posto. Sì, sì, perfetto. Deleghiamo. Sì, sì. Grazie, grazie. Prego, emendamento. No, votazione articolo 1. Si vota prima. Ah, prima l'articolo. Votiamo l'articolo 1. Attrezzatevi, impostazione, si vota l'articolo 1. È aperta la votazione, articolo 1. Un voto? No, ma gli altri. Sì, sì, c'è il numero legale. È a posto. Chiusa la votazione, approvato. Emendamento numero 2, anzi emendamento numero 1. Ah, scusatemi, il 2. Emendamento numero 2, c'è un parere contrario, giusto? Grazie. Dalla Pozza chiede di parlare, prego consigliere. Parere contrario. Sì, sì. Il senso dell'emendamento è questo, e cioè di parificare i veicoli che hanno, superare la divisione tra quelli che hanno 20 e 30 anni e quelli che hanno più di 30 anni, dicendo semplicemente che hanno tutti le stesse caratteristiche, dai 20 anni in su, sono limitati nella loro circolazione solo per recarsi in officina per fare revisione e manutenzione, e nei giorni festivi e prefestivi per recarsi a raduni motoristici. Il fatto di poter far circolare liberamente i veicoli che hanno più di 30 anni, benché iscritti nel registro apposito, suona come una cosa ingiusta nei confronti di tutti coloro che invece sono possessori di veicoli più vecchi e che hanno invece limitazioni alla circolazione per il solo fatto di non essere iscritti a un apposito registro. Io francamente, lo dicevo prima durante la riunione della Commissione, non riesco a capire quale sia il valore storico e culturale del poter girare liberamente durante la settimana nella quale ci sono limitazioni alla circolazione veicolare, richieste peraltro dalla stessa Regione alle amministrazioni comunali attraverso ordinanze, se non mi devo recare a un raduno motoristico, perché a quel punto lì perdo francamente il senso del dire qual è il valore storico e culturale nel passare sotto il naso di chi magari ha l'auto in garage ferma perché non iscritta al registro, e la mia che invece, perché è iscritta al registro, mi posso permettere di avere pezzi originali, invece supero qualunque tipo di limitazione alla circolazione. Il secondo comma dell'articolo 2 proposto dall'emendamento invece specifica meglio quella che è la potestà dei sindaci comunque di limitare la circolazione in caso di accumulo degli inquinanti sopra i livelli previsti, mentre nella formulazione originaria del PDL e poi non cambiata poi dall'emendamento numero 1 del collega Bozza, questa possibilità è semplicemente in casi che sembrano essere limitati e non invece generali come le ordinanze invece sono. Ecco, quindi parere so che è negativo, ma non mi trova d'accordo con quella che è la formulazione generale del PDL e dell'emendamento poi successivamente in votazione. Grazie. Grazie consigliere Dalla Pozza. Non vedo altri interventi. Avanti, votazione.
Avete votato? Problemi? Votazione chiusa, respinto. Emendamento numero 1, ha un parere favorevole, mi dice il Presidente Soranzo. Penso che non ci sia nulla altro da aggiungere. Voto? Elena. Votazione chiusa, approvato. Votazione articolo 2. Articolo 2 al voto. Articolo 2, chiusa la votazione, approvato. Articolo 3. Chiusa votazione, approvato. Non vedo dichiarazioni di voto. Passo al voto finale del PDL 15. Prego, aperta votazione. Votatelo o no? Non si vota? Forza, avete votato tutti? Tutti a posto? Approvato. Ci rivediamo lunedì 27 alle ore 10. Oggi complimenti per il bel lavoro, abbiamo fatto un'interrogazione, 45 nomine e 2 progetti di legge. Buona serata.